Amici, un saluto da Jack Leone Max, l'intrattenitore che vi tiene per ore. Spero che state bene, sono pronto anche oggi a riprendere con The Last of Us, ho voluto far ripartire la diretta perché me l'aveva fatta senza audio, adesso invece dovrebbe essere tutto a posto. Dunque datemi solo il tempo di sistemare, aggiustare tutti i singoli dettagli per avere la miglior performance possibile, perché sapete quanto ci tengo. E dunque ci siamo anche oggi, benissimo, The Last of Us. Sarà molto molto bello riprendere questa avventura e scoprire cosa ci regala l'avventura di oggi, perché alla fine è un'avventura affascinante, misteriosa, e piena di sorprese e di insidie. È quello che vogliamo ragazzi. Dunque riprenderemo con Abby e vediamo cosa ci riserva, ragazzi. Sono curioso, devo ammetterlo, il giorno 2, insomma, io ho vaghi ricordi, ma ricordo soltanto che ai tempi ci fu una bellissima, ripeto bellissima, ma bellissima boss fight che dovrebbe essere nel giorno 2, e quindi speriamo ragazzi che ci sia questa boss fight, perché ci tengo, voglio essere qui con voi e divertirmi e farvi divertire, sono due cose fondamentali, essenziali per il mio canale, sono proprio quelle del divertimento. Senza divertimento non si va avanti e ovviamente il divertimento non può mancare. Allora, eccoci qua, pronti a partire anche oggi. Scusatemi per questa introduzione lunga, ma come sapete, come ho detto, sto praticamente rimettendo tutti i dati da zero perché era praticamente sballata la diretta, e adesso ci siamo. Avviso, modifico, faccio tutte le mie cose. Eccoci qua. Allora, fatemi chiudere le vecchie dirette. Oh, quanto tempo che si perde, ragazzi, non avete idea. Allora, quanto devi cambiare il link praticamente e poi perdi tutto. Ecco qua, perfetto. Andiamo. Mi dice che non vuole cancellare, quindi me la vuole proprio buttare giù. Perfetto, ok, è andata. Adesso vediamo di risolverlo anche su Discord. E siamo a posto. Si può giocare. Scusatemi, vi ho fatto aspettare. È colpa mia. È colpa mia perché ho fatto partire senza aver messo tutti i dati dell'audio. Ma ora ci siamo, perciò vi ringrazio ragazzi, vi chiedo scusa per l'attesa. E vediamo intanto di aggiustare. Io spero che sia a posto perché ultimamente tanto i dati si sbagliano, ma ci siamo. Sono in live, confermo, sono in live. Va bene, allora, eccoci, andiamo. Facciamo ripartire, così ripartiamo dal checkpoint. Perché stavano andando bene, non proprio, mi stavano menando, ma dobbiamo farci la strada all'indietro, dobbiamo tornare da Leve Yara e vedere come sono messi. E l'audio? Si sente bene? Si sente molto bene, si sente molto bene. L'audio è veramente ottimo. Dunque, vediamo di continuare. Oh, boia. Questo qua è un simpaticone. No. Ciao Ice, benvenuto a Miami. Ok, attenzione, ma io non voglio farmi beccare. Bisogna fare lo stealth. Il metodo migliore consigliato dal gioco è operare cauti, stealth. Non che lo stealth sia facile, però noi ci proviamo. Vediamo un po'. Che succede qua? Che succede là dietro? Ecco qua. Oh boia, mi ha visto. Ma no, non c'era bisogno. Lasciami prendere. Boia, mi ha beccato. Mamma mia, questo gioco è spietato. E vabbè, c'è pure la martellona qua. No, la martellona no. Ok, la martellona non mi sta simpatica. Signorina, mi lasci colpire senza colpire me. Ma quanta gente c'è col martellone? Non è una sola. Ho finito i colpi. Sono fregato. Il game over è alle porte. Va bene, lo accetto perché non era il modo migliore di procedere. Ero partito meglio prima, non troppo, ma leggermente, vabbè. E quindi proviamo, insomma. Sapevo che mi fregavano, diciamo, lo sapevo. Purtroppo è quel tipo di fregatura classica che succede sempre. Ecco qua, vediamo un po' come va oggi. Perfetto, allora, dunque, intanto prima di tutto, oggi sarà una giornata interessante, vediamo se vanno in sound, proviamo un po' questo qua, ma uno a caso, tanto basta che vada. Scommetto che non vanno neanche quelli, Infatti. Adesso,
Voglio fare lo stealth fatto bene. O evitarli, perché devo combattere tutta sta gente? Andiamo, predichiamo la pace per una volta con Abby, non so che non è molto pacifista lei, ma ok, proviamoci. Se io giro e vado dentro queste cose, loro non mi vedono. Fa ridere che va in giro con un coccio di bottiglie. Stile Solid Snake, alla fine Snake mica li affrontava tutti i nemici, in Metal Gear. Urca boia, questo qua è pericoloso. Non mi piace sto suono. Non mi piace sto suono. Signorina, non venga qua. No, la boia! È arrivato pure il martellone. Che cavolo. Oh, che cavolo. Ah, c'è proiettili. Oh boy. Mamma mia, Marcello! Oh, l'ho schivato, Io ci provo, disperatamente. Chokeslam, no! Mi ha pure sparato. È arrivato un cecchino. È andata male ragazzi, quando ti beccano così, ti colpiscono, ti frantumano e ti schiantano a terra. È un disastro, purtroppo. Bisogna rifare. Let's go! Ci proviamo. Nulla da fare. Ragazzi. Comunque, Ice, spero che vada tutto bene. Oggi sono partito prima, quindi lo so che un po' prima del solito, Un po' prima del solito, ma... C'è un comando RIP. Esiste il comando RIP, manco lo sapevo di averlo. Jack e Max è morto di nuovo. Pepperoni, spepperoni. Si vede che non era fatto per YouTube sto comando. Si vede che non era fatto per YouTube sto comando. Comunque, eccoci qua. No. Io volevo passare dove loro non mi possono vedere. Ma dai, ma non mi ha beccato di nuovo. Adesso ogni volta che io faccio partire qua, mi riparte. Vabbè, ci riproviamo. Andiamo nell'erba alta. Ecco qua. Vediamo. Come diceva il motto, l'erba del vicino è sempre più buona, ma non ho mai capito. Inizio a pensare che fosse molto sospettosa quella frase. Se mi vede da così, guarda, non sto mica giocando a modalità realistica, dai, non esageriamo. Ecco, questo è lo stealth che piace a me. Non venire qua, fammi andare. Guarda come va lo stealth. Andiamo ancora un po'. Let's go. Let's go, Happy. Ok. Ce la facciamo? Poi ancora di più. Non mi vedranno mai, perché vado nell'erba alta. Ma boia, mi hanno beccato! Che succede là dietro? Ciao comettino! Che succede là dietro? Succede che si... Ma sì, e poi ancora un po' vado con Elbow Drop. Faccio come Macho Man Randy Savage. Yeah! E poi butto con l'Elbow Drop. Ma dai, ciao comettino! Ciao, benvenuto a vedere le mie disgrazie perenni, boia del boia. Comettino gamer, perché non lo sto scrivendo? Devo scrivere il comando e non riesco. Oggi mi slittano le mani. Cioè, è colpa di sto gioco. Ok, non è colpa mia, Gioco, è fatto bene. Il mio, dillo lui. Un po', ma scusa, Non finia mai. Ok. Ho cambiato idea, vado a destra. Di a destra. No, non posso passare a destra, mi sgamano immediatamente se passo da destra. Lega dei cometini. Lega dei sbevazzini. Allora, andiamo qua. Prima non mi dovevano beccare comunque. Io devo aspettare il momento giusto e poi faccio e parte Alcamenia. E quella insomma non è che Alcamenia camminava così, non è mica uno dei sette nani di Biancaneve, sempre si può chiamare così, ma porco cane, scusami. Non lasciatela fuggire, questa disgrazietta, ma poi io ho parlato che strada dovrei fare. No, è arrivata martellona, no, non voglio morire di nuovo. Ricarichiamo. Meno 8 ore. Il tuo compleanno, sì, il tuo compleanno, poi vedi che a mezzanotte ti apre lo spumante. E ti fai una bella festa. Dici festa? Perché lo dico io. FSTA. Mi
dispiace, lo faccio. E inizia... Stendi questo morto di mezzanotte 10 è già lì che gira tutto come quel Pokémon che... Spinda, che cammina, gira tutto. Ma sono già arrivato fino a qua. Oh boia. E qua è il posto dove devo andare. Madonna! Non si può dire. Non si può dire. Stavo dicendo perbacco. Stavo dicendo perbacco. Cosa avete pensato? Perbacco. Non è nulla di offensivo. Perbacco. Guarda. E tiro sta roba addosso. E vado lì e faccio delicatamente la metto a dormire. Con rispetto. Scorlatina di collo. Vai Abby, fallo. Boia! Vabbè. Allora, ce la possiamo fare, Io odio i serafiti, sono i più... non ho neanche un'arma decente per affrontarli. Sì, c'ho la balestra. E usiamo sta balestra. È la balestra. Sì, ma se si gira di qui... balestra. Possiamo cecchinare la gente con la balestra. Cecchino, come Tino, fammi un cecchino. Un suono... Perché mi sentono anche se... Ma scusatemi, qui c'è qualcosa che non va. Non possono avermi visto. Ero dietro un furgone, ero dietro questo. Passiamo di qua, ho già capito che di lì non gli piace. Andiamo di qua. Sì, vabbè, ma non è normale che ci sia già il bestione che mi vuole beccare, Che cacchio. Non deve vedermelo. Ok, forse. Comunque su WhatsApp c'è... ma non entro in merito, tu sai che io non commento mai le cose che capitano. Se fossero persone che conosco direttamente ti direi un'opinione in privato, però... Ma cosa ho fatto? Vabbè, non è una cattiva idea, tecnicamente li ho ravvicinati lì, il problema è che devo andare proprio lì. Volevo mandare da un'altra parte. Porco cane, ho sparato da balestra di... Questi se ne accorgono, Ma non posso mirarlo! L'hanno visto! Ti hanno visto! Guarda. Ma poi... ma il fungo non è offensivo, dai, non è offensivo. Ma lo so che non è offensivo, ma te non sei uno che cerca di offendere gli altri. Lo so. Conosco bene. Stefano. Tra gli amici di signor Staffarro. Oh boia! È ancora viva? Vai. Okay. Silenziosamente, Oh, la faccio silenziosamente. Ragazzi, io ho provato a fare il metodo pacifico, ma qua ci vuole il lanciafiamme. Pace, amore e cavolate simili. Non è vero, no. Ma che cavolo. Boia. Sono imbottigliato da una parte loro, dall'altra gli altri. Che devo fare qua? Che devo fare? Qui c'è il bestione tutto arrabbiato, svegliato di cattivo umore. Voglio solo andare nell'erba alta. Solo nell'erba alta. Sono nell'erba alta e non mi beccano più. Guarda, Perfetto, così. Ma perché c'è questo qui? Vai via, non guardarmi. Io sono qua. Se vado lì mi beccano. Ma no, sono tutti lì. Vada, andate, su. Con calma, amici. Con calma, vai. Cammina. Vai per a Pac-Man. Non sta lì a beccarmi. Non che giocare a Pac-Man sia noioso. Io di nuovo è tornata questa. Ma ci sarà un modo per cecchinarla senza far rumore? Che cavolo. Se io avessi... Forse ce l'ho, Ce l'ho? No? Ma mi hanno beccato nell'erba alta! Ma com'è possibile? Nell'erba alta mi hanno beccato! E poi... Oh, mi ha fatto partire da qua! Grazie! Ma quale bazooka? Ma non ce l'ho, bazooka! Ignoriamoli! Facciamo negazione totale. I nemici non esistono. Ciao Leonardo! Senti qua, Leonardo. Buon Pomerania. Buona serana. Incredibile. E ovviamente
Buon Jack baffuto. Ah, quello non c'entra nulla, guarda, Jack baffuto. Vabbè. Quindi, insomma, m'ha menato. Ma perché? Io ogni volta che sono qua tranquillo, non sto facendo niente di male, sono innocuo, non voglio colpire nessuno. Come finio? Ha fatto bene a dirlo, ha fatto bene Leonardo. Un paio di picconate, sì, quelli mi pigliano col piccone proprio. Mi impicconano tantissimo. Disgraziati cattivi. E che cacchio. Ricordi come Tino il link che avevo messo oggi? Era un'altra live buggata, ho dovuto cancellarla anche oggi. Signorina, i limoni, non i meloni, i limoni, vai, su. Vai, delicata, solo dormire, non ammazziamo nessuno, brava, addormentiamo, facciamo la ninna nanna. Che cavolo, fatemi fare questo, su, non intervenite prima che lo tiro, vai, Abby, che ce la fai, buttalo su. You cazzi mi, come John Cena. Oh, boia. Certo, Leonardo, hai fatto benissimo. Boh. Finalmente. Devo fermarmi un attimo che ho la cardio suspense. Che roba, ci sono i sound attivi, Se ci fosse il nostro amico verde, li avrebbe fatti finire dentro allo scarico, come ha fatto con Dorian al Cogobongo. È giusto. Anch'io l'avrei fatto, ma erano troppi. Annuncia a te l'onore, Leonardo, il solito messaggio quotidiano, lo lascio scrivere a te. Sei pronto? Leonardo? Mi affido a te l'annuncio. Tu vuoi sapere cosa sto bevendo io? Cosa sta bevendo Jack? Scegli un numero da 1 a 21. Ecco un numero tra 1 e 21, 6. 6. È una Coca-Cola? Coca-Cola no, è un tè al limone. Grazie Leonardo. Meteo per domenica, va bene. Che tempo fa domenica a Vicenza? Ecco le previsioni per domenica 1 febbraio a Vicenza Veneto. È previsto tempo parzialmente soleggiato, con una massima di 9 gradi Celsius e una minima di 0 gradi. 9 gradi, 0 gradi. Ciao Emma! Che oggi hai detto con un suono, con la voce che mi muore dentro, ma è viva nell'anima. Ciao Emma, che bello vederti. Emma, ho fatto una parte stealth e mi hanno ammazzato 50 volte. E gli ho chiuso la porta e non mi hanno più disturbato. Si è chiusa dentro, non hanno indagato, ma sì, lasciamola andare via. Tanto. Che situazione. In Calabria misuro gente, anche in Sicilia so che c'è il brutto tempo, ragazzi, anche in Sicilia, mi spiace. Dalle parti tue spero che sia tutto a posto comunque, Leonardo, per il maltempo, sì, dipende, perché la Calabria è tanto grande, qua ad esempio quando diamo un'allerta in Piemonte non è tutto il Piemonte, è solo la zona che diciamo è più pericolosa. Come stai? Mamma mia, siamo con Abby, Mister Muscolo, mitica Mister Muscolo anche lei. Vogliamo bene a Abby? Almeno io le voglio bene, poi gli altri c'è chi la odia, ma io l'adoro. No, non l'adoro. La sopporto, è diverso. La sopporto e empatizzo per lei. Devo stare attenti, esatto, Leonardo. Mi raccomando, quando c'è un meteo grave, un'allerta meteo grossa, non uscite di casa se non strettamente necessario, o state soprattutto in posti al chiuso. Vuol dire, ci sono delle cose che se io devo uscire in bicicletta, non posso andare in bicicletta. Non posso andare in bicicletta quando c'è un vento che ti trascina via, è chiaro, purtroppo. Da me, ad esempio, ha piovuto per 3 giorni. Non posso dire che fosse un bel tempo, anzi ancora oggi sta piovendo, dovrebbe finire oggi. Chi c'è fra me? Vuoi vedere chi è? Electra, la mitica Electra. Esatto, ma Abby Miss Muscolo si usa per pulire i tubi del lavandino. E vedi, viene lei, dico scusa Abby, ho il lavandino intasato. Fa così col gomito e ci mette giù su il braccio potentissimo, sì. E dice la soluzione alla sporcizia sono i muscoli ipertrofici.
Cos'è un muscolo ipertrofico? È un muscolo potentissimo che ti esce dalle orbite, un muscolo ipertrofico. Guarda, ho parlato di muscoli ipertrofici nel mio romanzo che sto scrivendo. Allora, mi è venuta voglia di citare i bellissimi muscoli ipertrofici, li ho citati, perché no? Muscoli ipertrofici. Mew oggi è tranquilla, per fortuna, guarda. Ma scusami, cosa ce faccio qua? Ancora? Ma non mi serve il banco da lavoro. Ho chiesto il cecchino. Sento morto. Ma vai via, vai. Cioè, no, via, no. Ema, pregherò per te. No, a parte gli scherzi, no, mi raccomando. Cerca di star bene, Ema, cerca di star bene. In scena non ci vai se la grana non ce l'hai. E non ci vai se la grana non ce l'hai. Ma non ho alzato il volume, più così non riesco. Allora, era Sound 6. C'è tanta roba. La prossima volta metterò Sound 7 per i prossimi sound. Che devo metterci il sound di Cometino che dice aiuta mentre lo insegue un tirannosauro per strada a Vicenza. Sono quelle cose che capitano. Va bene. Sì, perché guarda, non lo leggo anche per rispetto della tua salute, ma boia, ma sei influenzato, Emma. Però guarda, apprezzo che nonostante tu stai malissimo, hai pensato di passare e tenermi compagnia. Grazie di cuore, Emma. Grazie per il bellissimo pensiero. Anche se purtroppo so che vorresti star meglio, ma certamente. Ciao Jack, che depressione oggi con sta pioggia, ma anche da me, guarda. C'è una November Rain e siamo a gennaio. C'è una November Rain oggi, veramente. La pioggia di novembre, quella di quelle piogge tristi. Io sto cercando la strada, fra l'altro. Ho appena fatto una fase stealth. Con che talento, ma Matteo non è streamer, vero? Non so se serve lo shoutout. Vabbè, no. Male non fa. Ah, le cervella ci sono ancora. Le cervella e anche le budella. Guarda, è andato positivo. Un cervello e budella hai già hai una parte del corpo funzionante. Quasi tutto, dai. Cervella, budella. Beh. January Rain. Sì. January Rain suona così male. Ma scusatemi, io pensavo fosse giusta questa strada. Allora, io sono sicuramente uno che non ha grandi capacità a notare i dettagli, ma anche qua poi sono io che non trovo una strada. Non posso spostare le casse, perciò. E allora dove vado? Le budelle sono sotto sopra. Beh, quello è un classico, Perché se vado di lì, torno indietro. Se vado di qui, torno indietro. Sono già stato. Che cavolo vengo a fare qua? Ah, ma arrampico su di qua? Buona idea, mi arrampico su di qua. Vediamo di come arrampicarci su. Boia, non... Abby, calma. Non ammazzare il mondo. Abby è arrabbiata con tutto, con ogni cosa. Sembra... Avete presente l'epoca dei ragazzi sempre arrabbiati, sempre... È stata un'epoca così. Poi è finita l'epoca dei sempre arrabbiati, è arrivata l'epoca dei disperati. Sono triste oggi, la mia vita, bla bla bla. Era l'epoca dei disperati. Insomma, abbiamo passati dagli arrabbiati, dalla classica rabbia dell'inizio 2000, quella classica tipo nu metal, manuale da nu metal, nel senso le musiche dure, crude. E siamo passati al... che triste rumore. Non mangiare. Chi è che fa quel cazzo di rumore lì? Mi pare che sia... Beh, le fa apposta. Le fa apposta. Quel rumore lì, le fa apposta. Allora, ma ci sarà per passare un buco, un qualcosa che posso infilarmi dentro con Abby? Che cavolo, non c'è una strada. Oh boia, ma come qua? Ma com'è possibile? Ma chi l'ha inventata sta strada? Ma non c'era sta strada libera, diciamoci cavolate. Ho provato prima, non me la faceva fare. Vabbè. Oggi è proprio partito male. Potrebbe andare anche peggio. You still there? Ma che cacchio è successo qui dentro? Sono arrivati i serafiti a attaccarli. Boia, non ammazzarli. It's me. It's a me, Mario. Io mi perdevo qua, ma io mi perdo sempre quando c'è il verde. It's me, Mario! Sul lavoro, Matteo, devi stare attento perché quando ci si arrabbia tanto, io lo sto sperimentando, sale la pressione, guarda. Non si può non lavorare, il grande dramma è quello. A meno che trovare un lavoro un po' più
tranquillo, ma anche quello è difficile. Sì, vabbè, ma non è normale sto braccio. I'm gonna move your arms. Lean into me. Tra un po' diventa Hulk rosso. Tra un po' diventa Hulk rosso. What are you doing? No, sto anche scherzando, ma è drammatica la situazione. Voglio provare a salvarla. Non salvarla, voglio provare a salvarla. Ed è qui che vediamo Abby che ha un cuore. Owen! Mi ha portata fino a lì. Owen! Ma che non parte il momento errato. Non esiste un momento errato. Non è un momento errato. Hey, Owen, wake up! I'm here. Those scars? I need whatever medical supplies. Dettagli, oh. No! Put the phone down, it's okay! Alice, shut up! Put the phone down! Il cane è abituato a riconoscerli e attaccarli. Lev, lower the bow. It's okay. È un cane! Non si combattono i cani! Addirittura, Leonardo. They said- Terza! No, sai che non lo so. Can you take a look at Anche prima probabilmente. Prima persona. Sono indeciso perché se prima persona, se è consigliato prima lo gioco in prima, se è consigliato This is terza your... lo voglio giocare come lo vogliono gli sviluppatori. O non il calciatore, vero? What did this? A hammer. It wasn't me. Let's lay her down. Suoni. Oh mio Dio, che dolore. Siamo qua. You sure? Malissimo solo a vederlo. Fa malissimo. Sento il dolore io. I was gonna clean it and try resetting. The bone's shattered. Ieri ho lavorato per fortuna, ma come si fa a lavorare a questo tempo? Cavolo, dai, due parti più bello, ma qua è terribile. Cosa vuol dire? It means it has to come off. Amputato. Caput. She's a Via soldier. la mano. You can't take her arm. We leave it, it'll turn gangrenous. Meglio che morire. Just make it stop. Tagliamo tutto. Esatto, io sono della soluzione. Ma sì, bel taglione. Passa la paura. Ideally, Abbiamo visto sul Walking Dead come ha funzionato bene. sutures, clamps, antibiotics. Sega. We're far from ideal right now. È un... Knives. Beh, non volevo... Ma vabbè. Cauterize it. She would die from infection. È stata a proporlo lei. Insomma, non si dice di no. Direbbe I'll go to the oh. hospital, get whatever you all day to get there. I don't mind. It's not about you, Abby. She doesn't have a couple of days. Non resisterà un paio di giorni, è vero. The Wolf Hospital, right? On the west side? Tagliamo tutto per Walking Dead. Bibita. We built bridges. Ricordatevi che se state morendo dissanguati potete sempre bere una bibita. Esatto. People. Esatto. Can't you handle 2 hours? Può resistere 2 ore. Probably, yeah. So make the list. Diamo una bibita di GTA San Andreas. Bridges are used by Guarisce subito. They only send in small groups at a time. You heard that? Ho Small subito groups. 30 colpi da Big Smoke, ma su GTA San Andreas, ma sono ancora vivo. Perché ho bevuto la bibita. I should protect you. Oh, anche carriera che poteva avere. Ma era prodigio, di 16 anni ero un campione, ero uno dei migliori giocatori d'Europa, se non del mondo. A 16 anni Owen era un mostro. Era un mostro Owen, veramente, era pazzesco. E poi non so esattamente se è stato per infortuni o per altro, ma... What? Sì, Manchester. Sorry. Michael Owen. Can I talk to you? Parlati. Talk. Secondo round della cosa dell'altro giorno? No. Look, she just showed up. Okay. I don't think she knows about last Non night. sa della scorsa. I don't care about last night. Sì, ma lo dobbiamo dire davanti a I Lev? do. A me sì. Which one? Ancora vivo? Sì, penso di sì. A Liverpool visse il pallone d'oro quando era reale. Causa di infortunio non si riprese. Ecco. Sti cavoli infortuni, ma... Ok, vediamo il telegramma. Mi ha mandato... Hope you know what you're doing. Cosa mi ha mandato? Sì, c'erano rogne con la live, te l'ho detto.
ci sono stati problemi, il link è dovuto cancellarlo, non è più lo stesso link. Non è più lo stesso link. Sì. Vabbè. Aspetta, che me l'ha chiesto il buon Kevin, glielo mando subito. Perché vedi che molti avevano il vecchio link salvato e praticamente sì, lo so, per quello che ho cancellato, non per altro, perché c'era il vecchio link, guarda, c'era il vecchio link, non funzionava più. Io sono andato in live e l'audio usciva dalla TV, non c'era modo di sistemare, ho staccato la capture card, ho provato a toccare su Streamlab, ma c'è un bug fastidiosissimo, ragazzi. Vabbè, dai, andiamo a salvare. Comunque, Matteo, io ti capisco questa cosa del lavoro perché l'ho già raccontato, forse anche c'eri anche tu. Lo posso ancora dire una volta, Lo posso dire ancora una volta. No, ma chi è che può dire non mi piacciono i cani? Dai, poveri cani. Sì, Firefox, ma tu non usare Firefox, usa Google Chrome, che almeno sei sicuro che è aggiornato su Android. O Microsoft Edge, Io lo uso, è buono. Buono Microsoft Edge. Non ho mai avuto problemi con quello. Ma Firefox lo uso su PC, non ce l'ho con Firefox. Ero team Firefox io una volta. Volevo dirti, vabbè dai, ve la racconto un attimo, è che non posso dire perché non voglio beccarmi la denuncia, però diciamo che ho vissuto in un ambiente lavorativo molto 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 negativo, che mi ha fatto del male anche fisicamente, per colpa mia, perché se ero io, fossi stato in grado, uno che se ne frega, che viene insultato, se ne sta zitto, ma io non sono un yes man, non sono mai stato un yes man. Se tu mi insulti io ti rispondo, non sono uno che dice, vabbè, i miei colleghi sì, ma parola brutta, sedevano, stavano zitti, dicevo, sì, faccio tutto, io no, io rispondo, ma non posso fare niente, è il mio carattere, ragazzi, se tu mi insulti io ti rispondo, a meno che non è un troll no, non ci sto lì a discutere. Ma se è una persona che, cavolo, un datore di lavoro, e allora poi mi ha tolto il telefono, mi ha tolto la possibilità di parlare con la persona che mi... Ah, scusami Matteo, guarda, non è colpa mia, se c'ho pubblicità. Ci sei adesso? Posso continuare il discorso? Praticamente ero in ufficio e dovevo salutarmi col mio collega. Mi ha detto, voi non dovete parlare in questo ufficio, senza motivo, perché non disturbava la clientela completamente. Non disturbava, mi ha detto tu devi telefonare, quindi in pratica per dire alla persona a 4 passi da me devo telefonare alla persona, ma sei fuori, devo chiamare una persona, ma io non ho il telefono, io ho anche detto ma io non ho l'abbonamento con le chiamate gratis, arrangiati, allora non lo saluti, me ne devo andare, venire al lavoro e non aprire bocca, ma che cavolo vuoi? Non aprire bocca per 8 ore di lavoro, e io venivo pagato 6 ore, però ne facevo 8, ragazzi. Io ripeto, io me ne sono andato, perché tanto mi scadeva il contratto, a me scadeva il contratto quel mese lì, quindi, e poi, perciò, e tanto, guarda, considerato il tipo di attività che si faceva, quando è arrivato il lockdown, non è andata molto bene, perché... tipo di attività che serviva gente per strada, gente attiva e quindi insomma col lockdown era tutto chiuso. Ciao. No, non c'è rispetto, ma perché loro leggono questi manuali per datori, sai, i classici manuali del potere che ti dicono dividi, metti la gente contro e avrai il controllo, ste cose qua che vengono dall'America, sono quelle idee per gestire una società, ma questo è un conto, sono fatte per società grandi, quelle sono società piccoline, io non lavoravo per una grande multinazionale, che multinazionale, ragazzi. Vabbè, non lo voglio dire, ma avevano pure scoppiazzato il nome di una vera multinazionale, lascia stare, guarda, quante volte dicevo, no ma noi non siamo quelli, tante volte lo devo dire, noi non siamo quelli, perché c'è il nome? Devi dirlo a me, perché sto pirla ci ha messo il nome così e non dirò altro, perché cavolo, un mio amico vive in Danimarca, e infatti la mia collega era danese, mi ha raccontato, lei veniva dalla Danimarca
con un ambiente bellissimo e salutare, si trovava lì. E stranamente le andava bene, io non so come faceva, beata lei, cioè lei non ha avuto mai problemi, ha sempre sopportato, ha detto ma sì, facciamo andare. Anch'io una volta mi sono sclerato male, ho detto cambio comportamento, non vengo più. E poi, no, con me non l'ha fatto, ho detto ma sei tu che ti arrangi, mi ha risposto. Tu che t'arrangi. Io gliel'ho detto perché anch'io non ce la facevo più, Anch'io non ce la facevo più, ragazzi. Come ho già detto, puoi subire un po' di volte, ma io non sono quello che porge la guancia 2 volte. Una sì, la seconda no. La seconda volta rispondo al mio diritto. Il mio diritto di difendere i miei diritti. Cioè. E allora, l'ho perso quel lavoro lì, ma vado in quel paese, non me ne frega nulla, ragazzi. Cosa ho perso? Cosa ho guadagnato? In salute. Quanto guadagnavo? Tanto guadagnavo poco, ero sottopagato, ero pagato il minimo sindacabile, forse anche meno di quanto si dovrebbe pagare una persona che è nell'ambiente tecnico, perché non ero pagato come tecnico, ero pagato per un'altra cosa. Quindi, allora, non esiste che uno mi dica che non sono capace a fare niente. Ma me lo diceva anche a me, ma allora io quelle cose lì le sapevo fare, quindi quelle cose lì le sapevo fare. Ormai avevo una bella praticità, quando le fai tutti i giorni sei bravo. E poi inizi a dirmi sto cliente non mi piace perché, vabbè, non posso dirlo, perché poi mi banna YouTube, ma diciamo che guardava in stile Griffin col metro per guardare, diciamo, come era fatta la persona, e sta cosa non mi è mai andata giù, ragazzi. Io come lavoratore io non posso discriminare, io non puoi chiedermi di discriminare, è una cosa che io non farò mai. Io non sarò mai a discriminare una persona, perché come sono fatto io siamo tutti uguali, ragazzi, come sono fatto io. Non puoi dirmi, questo no, perché non mi piace il suo, non va bene, ragazzi, capite? Non va bene, io se non posso, perché non voglio beccarmi una denuncia, però ripeto. Appunto, io dicevo, ma scusami, come fai a sapere che questo non ti paga? Lo so, fanno sempre così. No, non è vero. Se non ti paga, taglia, gli tagli il servizio, semplice, se non ti paga gli tagli il servizio, come è giusto che sia, ma non vai a dire a questa persona non mi piace perché è così, scusami. Ma non è questione di carattere, lì è mentalità, ragazzi, mentalità, certa mentalità in Italia va rifatta da zero, ragazzi. Purtroppo qui c'è un'arroganza che se c'hai la laurea e c'hai i soldi, che ti apri le tue attività, puoi fare quello che ti pare, ti piace sugli altri, ma è sbagliato, mi spiace, ma nessuno ha il diritto di comandare gli altri e schiacciarli. Far rispettare il potere sì, io ho molte cose che rispetto di chi è un datore di lavoro, ma è medioevo, sì, è una roba medioevo. Tanti dicono ma il Giappone è peggio. Il Giappone non è peggio, il Giappone vive dell'idea confuciana che il lavoro è parte della tua famiglia, il tuo capo è parte della tua famiglia estesa, chiaramente lo inviti a cena con tua moglie, con i tuoi figli, perché è una questione di rispetto. Però è un'idea confuciana che tutti ci si prendono cura di tutti, che il lavoro è parte della tua esistenza. Può essere sbagliata, chiaramente, però come viene applicata, però ci sono delle cose che non sarebbero sbagliate in teoria. Se veramente il lavoro supportasse la vita e la vita supportasse il lavoro, non sarebbe una cosa brutta, con una mentalità giusta, con un po' di filosofia e un po' di empatia, ma siamo in Italia, ragazzi, siamo in Italia, che vi devo dire, filosofia e empatia, non è che cosa sono in Italia. Si pensa quando si era a scuola si è spensierati. Io ero spensierato a scuola, non avevo problemi, ragazzi, l'unico problema era cercare di non beccarmi una nota o di prendere un buon voto. Ho avuto le mie disperazioni anche lì, chiaramente, a volte, però andavo d'accordo con i miei compagni. Di classe. Ero felice, ragazzi. No, Happy. Perché è caduta giù? È caduta giù di nuovo, povera ragazza. Non dire niente risparmio, povera. Vabbè, si è fatta il bagnetto. Quindi, insomma, diciamo che era così. Ancora! Povera. Jack, mi fa piacere se ora è risolto. Ma non part-time che a volte. Guarda, non ti chiamano. Non è risolta. Non posso dire che è risolta, però
Però ripeto, meglio avere quel poco che basta per vivere che avere di più e perderci in salute, perché io ormai ancora oggi pago i danni in salute di quel periodo. Mi è bastato quei 2 anni di inferno per rovinarmi, che poi ero contento. No, non vado più da lei. Ma tanto non mi pagava, cioè, cosa vado da una che non ti paga? Io ho detto, ma no, ma io se una persona non mi paga, ma poi ti do qualcosa. No, non voglio, non qualcosa, io ho messo pagato per un lavoro che faccio, ma scusa, non qualcosa non è abbastanza qualcosa. È una promessa, è qualcosa. Non mi fido, non mi fido. Certo che c'era anche quella, io, ragazzi, quante volte sono... No, lo so, Eva, ma dico, anch'io scherzo alla fine, perché alla fine non... Vabbè, ho capito, è così di carattere, non lo fa con cattive intenzioni, non ci arriva, diciamo. Allora, alla fine mi dicevano è come andare a fare beneficenza, sì, ho capito, ma ti scoccia anche così. Faccio per un'anziana vado e non voglio nulla, per un'anziana vado e non voglio nulla, ma per una persona anziché che vado e le metto a posto quelle poche cose, le sistemo, le metto a posto l'antenna e queste cose qua, va bene ragazzi, va bene, ma quando devi andare da una che sai che tanto non ti pagherà mai, ma manco a pagarla, se la pago sì, cioè come dire, le do io 2 euro e le do indietro, cioè. Non capiva che il telefono era spento perché era scarico, quella ci vado ancora, quella sì, se ha bisogno, quella poi viene di solito lei da me, di solito, comunque sì, se ha bisogno vado, non c'è problema, ci vado, la chiamo la signora, è la signora della disperazione, però. Pensa che sono stato in ferie una settimana per la Befana e mi sembrava passata una vita, il lavoro e la routine ti inglobano, ma poi quanto stavi bene secondo me quando andavi in montagna, Matteo, quando andavi in montagna, che cambi clima, cambi ambiente, intanto è arrivata Elettra che sta già tirando fuori i denti, non mi importa, dici non posso morire qui, lavoro mi troveranno. Insomma, è interessante ragazzi, voglio dire, è sempre una situazione assurda, però ripeto, quando uno può andarsene, staccare, l'importante è che veramente uno riesce a staccare con la testa, perché se poi non... Cioè, ne abbiamo bisogno, in questa società che è basata tanto sul volersi godere le cose, non è più dormire, fare figli e lavorare, non è più la società che... Io infatti a volte devo discutere, adesso non devo discutere più con nessuno, ma una volta discutevo con un membro della mia famiglia, avanti con gli anni, dicevo che loro dicevano questa mentalità qua, ma l'importante è che tu vai, lavori, torni a casa, metti su famiglia e finita lì, cioè, non è quello, era come rinascere, esatto. Cioè non è quello, non è più quella mentalità lì, loro sono nati, cresciuti e condizionati così, senza cercare, però avere la macchina era già la grande vittoria, ti pigliavi il macchinone, è buono, la tua vittoria nella vita. Sono felice quando ho la lupa, il gesto del potere, sì. E quindi insomma, io non posso dire nulla perché ognuno ha il modo di ragionare diverso, ognuno, il senso della vita lo trova ogni persona ed è diverso. Il mio senso della vita non è il vostro, chiaramente, e il vostro non è il mio, per ovvie ragioni, perché ognuno ha il suo. Alla fine ognuno desidera cose diverse. Io una cosa la dico sempre che la desidero, non riesco mai a ottenerla, ed è pace e tranquillità. Sono 2 cose che proprio, finché sono vivo, ho già capito che ci devo rinunciare a pace e tranquillità. In Nord Europa, lo so, ma io la seguo da tempo sta riforma. Il Nord Europa prolificherà, ve lo assicuro. Parola di Jack, fra 20 anni il Nord Europa sarà la dominanza, il vero dominante dell'Europa. Norvegia, Svezia, Danimarca, ma Danimarca sì, ragiona già come i paesi del Nord, insomma, quei paesi lì ce la fanno. Allora, Nord Europa stanno facendo settimana corsa, lunedì, giovedì 6 ore, bellissimo, stesso stipendio, ma che bello, no, in Italia non ce lo vedo, ma pare che un'azienda a Milano l'aveva fatto, quindi, insomma, qualche filantropo esiste, e hanno visto che paradossalmente la gente rende meglio, ma certo, meno stress, maggiore concentrazione, ma voi sapete in ospedale, che io avevo anche delle conoscenze che lavorano in ospedale, quanto ti distruggono con gli orari in ospedale, ragazzi, quanto ti distruggono gli orari in ospedale. Io ammetto che mi sarebbe sempre piaciuto fare
Mi sarebbe piaciuto fare il medico, ma purtroppo ho paura del sangue, quindi sono fifone, appena vedo il sangue svengo, se vedo tanto sangue svengo, quindi non posso fare il medico. Mi spiace, I said I'm fine. non posso. E allora, Nord Europa vanno anche a scuola il pomeriggio più tardi rispetto a noi. Ma alla fine perché deve per forza essere fatta di mattina? Ma perché? Deve essere dalle 8 alle 13 la scuola, ma che senso ha? Non ci sono obblighi, ragazzi, non ci sono obblighi. Devi dire, va bene solo dalle 8 alle 13, ma va bene il pomeriggio, fa un po' la mattina, un giorno pomeriggio, che se ne frega. Getting closer to your tall building. Mamma mia che bella Seattle! Seattle, wow! Amazing! Massimo, hai saputo qualcosa di Musetti? Ho saputo solo che ultimamente aveva avuto una crisi di nervi sul campo, l'unica cosa che ho saputo. Non so esattamente poi come si è sviluppata la cosa, però. Solo saputo quello. No, spero anch'io di no, non penso, dai. Solo che si era molto innervosito, che voleva mollar lì. Cioè. E infatti sta cosa 8 ore è stata stipulata una rivoluzione industriale. Beh, ai tempi 8 ore era meglio di 12. Lavoravano anche 12-16 ore. Hanno detto il massimo è 8. Tecnicamente un diritto l'abbiamo ottenuto, ma poi tanto non lo rispettano. Cioè. Non tutti lo rispettano, intendo. E guarda che credimi che lavorare pagato per meno ore di quelle che faccio l'ho fatto anch'io, Purtroppo ho dovuto farlo anch'io. Pagato meno, pagato quasi come un part-timer quando facevo full-time. Era ridicolo, ragazzi. E poi a volte non sapevi quando entravi perché lo sapevi, non sapevi quando uscivi. Non è che dici, cavolo, scatta l'ora, me ne posso andare. Magari c'era sempre qualche grana, ragazzi, c'era sempre qualche grana da sbrigare. Altro che... Cosa sono queste action figure? Mecha. E qua abbiamo altri mecha. Mecha. Belli. Ma c'è qualche appassionato qui dentro. Lev non penso che abbia mai potuto conoscere il piacere di poter giocare, divertirsi. Lev è stato cresciuto in questo ambiente qua. Gli altri tutti non possono ridurre le ore. No, beh, gli ospedali no, però voglio dire, se spendessero più soldi nella sanità, assumi più dottori. Perché tanto comunque i dottori ci sono, non è che non ci sono. Assumi più gente, assumi più personale, assumi più infermiere, assumi più inservienti e alla fine hai quei turni di lavoro. Non li fai impazzire, lavorano meglio, che poi veramente devono dire perché devo sbattermi, iniziano a pensare poi perché devo sbattermi così tanto se poi non posso neanche, cioè devo essere trattato così e io devo fare il santo, sono un dottore, sono un infermiere, non sono uno che... Quindi insomma molti la capisco se la pensano così, ragazzi, credimi, in quell'ambiente lì comunque le persone ne ho conosciute abbastanza, anche perché è necessario. È assurdo, ragazzi. Ciao Kevin, benvenuto. Kevin, stiamo scalando le scale e stavamo parlando degli orari di lavoro che ci sono qua in Italia, che sono abbastanza opprimenti, ma veramente opprimenti, ragazzi. Sì, il Nord Europa rimane ancora un miraggio. Il problema è che quelle lingue sono complicate. Io non mi ci vedo a imparare lo svedese in un anno, non mi ci vedo proprio. So già che sono lingue difficili, sto imparando altre lingue, cioè mi vedete un Jack Leone Mac che parla tedesco, lo dice a me che lavoro a ciclo continuo su 3 turni. No, lo so che te hai degli orari impossibili, Kevin, lo so. Sempre saputo. Anche il Baba che mi dice guarda da venerdì avrò di nuovo orari normali. Mi ha detto quindi aspettiamo il Baba. Venerdì è fra 2 giorni, quindi lo becchiamo. Vediamo se ti ricordi questo punto della storia, Kevin. Perché tu mi vedi che c'è Abby con Lev che vanno in giro a fare il tour delle scale quando Abby soffre di vertigini. È che in Nord Europa sono pochi, quindi la gestione è più facile. Ma infatti è vera questa cosa è vera. Cioè diciamo che l'Italia ha certi standard a livello di fama delle aziende, ovvio è roba quotata in borsa, vabbè, non che... Oh no, ci sono gli infettini belli. Devo proprio passare da qua, ma sai che spacco tutto e arrivano i nemici? Proviamo. Oh.
Mi hanno visto. Lev, occupate di te. Non era il mio piano, ma... No, sto sconsumando la mia arma così. Così. Oh boia, c'è anche quella. No, il blotter. Ma adesso ti mettono i blotter e ti mettono quegli altri insieme. Assurdo. Ho sbagliato. Caratteristica. Ma non avevo... Aia! Lotterini belli. Per non parlare delle tasse che si pagano da noi, ma sorvoliamo. Lascia stare, veramente. Lascia stare. È una gatta che mi sta premendo sui tasti. No. Non male che il coltellino sempre pronto, Boia. Ho rischiato di nuovo. Allora, i blotter ci vuole una roba pesante contro di loro. Se riesco. Tipo un bel lanciafiamme. Ma sono morto! Fumo del... Micia. Grazie, vuole andare di là. Vediamo, Micia. Con 2 mani magari riesco a giocare meglio. Sapete che... Ciao Flavio! Ma Flavio faccia... Vabbè, ma chi se ne frega, dai. Dai, tranquillo. A parte che avevo la gatta addosso, ora magari riesco anche a fare qualcosa di utile. Vediamo un po'. Alla fine l'importante è godersi la trama, poi ovvio che non sono un grandissimo giocatore su sto gioco. Platinato, ma vabbè, ma lo platina chiunque questo. Sì, devo per forza far così. Sì. Accetto il consiglio. Sì, è vero, avrei dovuto usarle contro il blotter, sì. Quando c'è un blotter di mezzo la bomba è necessaria. Però è che mi ero fissato col voler usare il lanciafiamme. Hai ragione anche te. Accetto la critica perché è vera. No, beh, non qua. Aspettiamo il blotter, dai ragazzi. No, no. Allora, questa la posso prendere a sprangate. Ok. Ecco, ora. Appena posso. Mi libero di questo bestione. Che poi è ironico, lo giocavo meglio la prima volta che avevo meno risorse. Lo giocavo meglio la prima volta che avevo meno risorse. Vabbè, colpa mia qua, dai. Colpa mia. Va bene, allora, devo studiarmi un attimo una strategia. Penso, abbiamo 2 di quei nemici che se ti toccano sei morto, tranne quei coltellini. Un blotter e altri nemici che però partono per primi all'attacco. La soluzione secondo me è semplice. Spacco questo e potrei veramente lanciare le bombe da qua dentro. È la soluzione migliore. Guarda, secondo me sto buco l'hanno fatto per lanciarci le bombe. Ha più senso. Onestamente funziona. Ragazzi, forse ce l'ho fatta. Dieci secondi. Risolta. Le bombe ci hanno salvato. Pensa che finisce in modalità realismo. E anche chi mette che se muori è game over, cioè. A me piacerebbe, poi vorrei, prima di finire il gioco, quando ho finito la storia, farmi un po' di no return, che è la modalità, diciamo, roguelike del gioco. Quella è bella, l'avevo provicchiata, mi piaceva parecchio. È impegnativa al giusto, impegnativa al giusto quella modalità. I don't know. È impegnativa al giusto. Allora, passiamo di qua, sicuramente si va avanti. Nel frattempo. Sì, la farò. Anche perché, secondo me, ignorare l'esistenza di quella modalità è un vero peccato, è troppo bella. È fatta troppo bene. Vabbè, boh, visto che sono già finiti i nemici, uso solo questo per vedere se ci sono oggetti utili. E basta. Ok, ricarichiamoci che il fucile non lo tocco da un po', perché non avevo più proiettili. No, se questa è la strada giusta... No, questa è la strada giusta, allora voglio andare a vedere cosa c'era là dietro.
curiosità è forte. Mi ricordo con Ellie che a volte entravo in una stanza e mi trovavo circondato da nemici. Bene, bene, tanta roba utile, ragazzi, tanta roba utile. Ci servirà. Ci dobbiamo potenziare un po'. Ah, guarda, c'è anche questa strada qua, ma questa ci sono già stato. Va bene. Direi che possiamo andare avanti. E che so già cosa mi aspetta nel giorno 2. Se volete vedere un bel combattimento, non so se ci arrivo oggi, probabilmente sì. Arriverà. Arriverà. But water's picked up a lot of speed. I need you to be really careful, okay? Auia! Perfetto. E allora vediamo cosa c'è qua. Altri oggetti. Nemico, per fortuna, già morto. Non è come gli zombie di Resident Evil che ti attaccano. Ah, meno male. Pensi, è a terra. È a terra. Il cumino e l'origano. La curcuma pazzesca. Do you know every Spezie. scar? Stop calling us scars. Sure. Non vuole che la chiama The Scars. No. Si sente offesa. Sì, in italiano le iene, giustamente le iene. Che poi in realtà Scar vuole anche dire cicatrice, quindi è un gioco di parole in inglese. È sia iena che cicatrice, quindi in pratica iena e cicatrice. Perciò dice come dire, perché noi abbiamo le cicatrici, è un modo di dire, cioè, capite, no? In inglese ha un senso doppio, non un senso negativo, non è un double entendre, però vuol dire sia cicatrice che iena, in quel caso. In italiano è difficile dare lo stesso significato, o le chiamavi le cicatrici o le chiamavi le iene suona più poetico, lupi contro iene, ha senso, Cioè anch'io avrei fatto la stessa scelta grammaticale, avrei scelto anch'io di chiamarle le iene e non le cicatrici, però ci si perde un po' il senso dello spregiativo con cui erano chiamati Scars. This is where we're supposed to be? Yeah. This building will take us to the building. Lo spregiativo è il fatto che appunto loro si fanno sta cicatrici sulla faccia, e qui sono anche cicatrici, sono anche le cicatrici, sono bruttini, però non è un problema, ragazzi, non è un problema. Sì, qui c'è qualcosa. Che cosa trovo di bello? Non ho visto. Vediamo se posso potenziare. Allora, prima di tutto, bombe. Sto dando la priorità massima perché, come avete visto, mi hanno salvato la vita. Se non erano per quelle sarei ancora là a combattere. Ma diciamo che io più che altro poi ci arrivo alla strategia giusta, però ci vuole un attimo di tempo per sperimentare. A me i game over aiutano. I game over aiutano perché dico, vabbè, devo capire qual è la soluzione. Vengo dai giochi di ruolo, i giochi di ruolo spesso si impara dopo essere morti. Dici, affronti un personaggio, dici, cavolo, cosa c'ha? Com'è che mi sta menando? Poi ci arrivi perché appunto trovi la soluzione. E siamo arrivati alla fine. Questa zona l'aveva visitata anche Ellie. Anche Ellie era stata qua. Avrebbe dovuto lasciare un messaggio. Ciao Abby, ti aspetto. Sarebbe stato bello. Ma Ellie non lasciava messaggi. Quindi insomma. Gatti? 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 Quali gatti? Non ho visto gatti. Dancing cats. Gatti ballerini. People from the old Ah! town. Gatti! È vero! Gatti che ballano. Dicevo, ma quali gatti? Ma quali gatti ci sono? Ora, andiamo. Ah! Avete visto Lev si è incastrato? Lev? Avete visto Lev? Poverino. Sta proiettando. Il potere dell'aura di Lev. Allora, l'ospedale sarà mica questo. O è questo? Non è facile riconoscere un ospedale quando è tutto distrutto, però. No, qui non posso andarci. Qui sì.
Va bene, allora faccio sta strada qua. Ci sono già stato, sì. Sicurezza. No, cosa è successo a Matteo? Scusami Matteo, ti chiedo scusa a nome del bot di protezione del canale. Sicuramente non hai scritto nulla di brutto, ma avrà capito qualcosa o magari una parola che in un'altra lingua significa qualcos'altro. Abbi pazienza, ti chiedo scusa io, Matteo. Non ho dubbi che non hai scritto nulla, ti conosco bene, non hai mai scritto nulla di negativo, quindi so già che sarà il bot che ha sballato un po', ti chiedo scusa, purtroppo a volte lo fa. Ecco, questo è un bel allenamento, ragazzi. Quanto riuscite a leggere? Sì, magari senza la pistola puntata. Quanto riuscite a leggere, ragazzi? NPG, PMDS, LV... Ah, dovrei farlo non con due... Ma che cavolo. Ah, pazzesco. Pazzesco. Short Hair, l'unica che conosco americana. LVYUZ, NHMDOY, RPA. È un H? È un HCNS, CTEQOBSR, XDU, buonanotte, BNTF, F. Oh ragazzi, la mia vista è ancora buona. ok, dovrei farlo con un occhio chiuso e l'altro aperto, vabbè. Dettagli ragazzi, dettagli. Meno male. Intanto una notizia positiva in questo gioco. Guarda come si infila. Lev, bravo. Eccoci qua. Aspetta che mi indica qualcosa, quindi c'è qualcosa qui dentro. Erano case da sogno queste, erano zone da sogno, guarda qua. Erano bellissime e questa apocalisse ha distrutto praticamente tutto, cioè tutto trascurato. Trovi ancora queste case e riconosci la bellezza, ma tutto disfasciato. È terribile ragazzi. Quando l'uomo non cura più, diventa così. Vabbè, io non posso fare quello che ha fatto Lev. Facciamolo così, facciamolo normale. Eccoci, ci siamo. Oh god, oh man, non avete mai visto quella scena di quel film e nelle cose dei peggiori interpretazioni di attori nei film? C'è una scena di questo qua sulla spiaggia. È bello farvi vedere la scena. Forse riesco a trovarla, ragazzi. Datemi un attimo, Forse riesco a trovarla. La faccio vedere. Tanto qua. La faccio vedere un attimino, Questo qui è un film. Non chiedetemi che film è perché non ne ho più pallida idea. Però faccio subito vedere. Un film. Non chiedetemi. Muto la mappa. Arriva, faccio vedere questa scena. È un'interpretazione in inglese magistrale. Oh man! Oh god! 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 Mamma mia, ragazzi, convincente. Oh god, oh man! Oh god, oh man! Incredibile! È fantastico. Questo succede quando gli attori esagerano con l'interpretazione drammatica. Sì, quando c'è interpretazione drammatica. Pazzesco, ragazzi, pazzesco. Vabbè, andiamo avanti. La scena mi rimane impressa perché ogni volta penso quando esageri con l'interpretazione. Non so dire se era la sceneggiatura a essere brutta di uno che ripete le stesse due parole all'infinito o se era lui che non sapeva darci un tono. Tu non vai da nessuna parte! How much higher are we going? How much higher are we going? Okay. It's gonna be okay. It's a lot, isn't it? Yes. Ricordo, Abby soffre di vertigini, sta malissimo. Io la capisco perché sono stato al santuario di Europa e mi sono arrampicato su. Sono stato al Duomo di Milano e mi sono arrampicato su e ho visto la città di Monaco di Baviera, München, dall'alto e
E sì, ho sofferto molto di vertigini, ragazzi. C'era un posto che andavi su un ascensore, ti facevano salire e potevi andare appunto a vedere, e vedevi la città dall'alto, era una roba impressionante. Quindi sì, si soffre tanto di vertigini, si soffre tanto di vertigini. The Darkness, bellissima serie di giochi, sì, ho giocato l'1 e il 2, che sono solo quelli, e avrei tanto voluto un 3 per concludere un po' la storia aperta, però sì, mi piace tanto The Darkness, guarda, mi piace tanto The How do I Darkness. not find these? Pisciatoi, ecco qua, pisciatoi, ricordatevi sempre What does that mean? It means di non, no matter how di many non people sforzare things you e non rimanere per forza fino alle 7 a vedere la mia live se dovete andare in Maybe I bagno. should Andare. stop saying Ah, il we. duo musicale, sì, anche quelli me li ricordo. Anche loro. Fantasy che li sforza. Un dolore di stomaco. Poverina, ne voglio tanto bene Abby. Anche Lev mi piace come si comporta. Le fa strada, le fa da guida. Che accoglienza. Lily, si chiamava Lily. Lev. Allora voi attaccare una così giovane, vergognatevi, poverina. Quindi qua è chiaro perché scopri come si chiamava veramente Lev. Non che cambi qualcosa. Specialmente... Porco cane, ho sbagliato. Allora qua ce l'ho io la soluzione. Ciao. Esplosioni incredibili. Non ho paura di voi. Ho superato quella fase là. Mamma mia, one shottata, non è vero. Due colpi. Però è venuta bene, È venuta bene. You okay? Cioè lei pensava a un'accoglienza più tranquilla. Let me help. I got it. Lui, scusatemi. Did you hear what they called me? Yeah. Do you Appena wanna finisce ask me The Last of about Us, promesso. Do you Promesso, want me to Matteo. ask you about it? it? No. Okay. Per chi non lo sapesse, non è importante, ma Lev è un nome maschile. Lev, Levi è un nome maschile. Chi avete Attack on Titan lo sa. Attack on Titan l'ha visto, lo sa. È un nome maschile. Ok. Perfetto, andiamo avanti. Quindi qui chi c'è? Nessuno? Bene. Ah no! Oh, ho trovato la strada giusta. Siamo. Qui potrebbe esserci anche qualche cassaforte. In un posto del genere avrebbe senso una cassaforte. Non so, questi. Non riesco a immaginarmi i serafiti che usano la cassaforte, di la verità. Mi sembra quel tipo di gente che va a mettere tutto sotto cassaforte, però. Ma io non vedo l'ora di giocarlo, guarda, non vedo l'ora, Matteo. Ovviamente sapevo che The Last of Us sarebbe stato intensamente lungo. Avrei anche voluto portarlo più di una volta a settimana, ma poi è Mass Effect che è ancora più lungo. Il gioco è ancora più lungo, Mass Effect 3. E sento il bisogno in sto periodo di finire. Como è in semifinale, Coppa Italia. Quando ci sono state le partite? Bravi. Bravo Como. Vabbè, una bella squadra, dai. Eccola. Ciao Simo, benvenuto. Sei tornato dal corso di doppiaggio? Come va? Come va? Come va, mitico Simo? Siamo nella sede dei Serafiti. Insieme a questa bravissima Yeah, I was persona. gonna say that. It's pretty cool. What's cool? Cos'è cool? Like, impressive. Awesome. Awesome, sì, tanto awesome non so cosa vuol dire. Sta I wonder pregando. if your prophet had any idea what she was starting. She Oh, saved Simo. dozens of people in ways no one can explain. Aspetta i quarti, infatti, invece ma qua non è arrivati in finale. Sta giocando full gas il telefono, gli aggiornamenti non so neanche dove faccio. Odio gli aggiornamenti. Skimmed some. You'd benefit from it. Sure.
Adesso Cometino si arrabbia. Il mio messaggio che gli mando. Cometino sarà arrabbiato in 3, 2, 1. Già arrabbiato. In questo momento è furioso. Oh, Jack, cosa mi hai scritto? Jack, cosa mi hai scritto in chat? No, quello no. Scherzando. Sabato ragazzi, volevo dirvi, sarò ospite alla sera del buon Simo sul suo canale Twitch, per chi vuole. Che belli uffici. Questi sono belli uffici, ragazzi. Ma io adoro questi ufficioni belli, grossi, un po' andati. Mi raccomando, se volete potete intanto unirvi al mio gruppo e anche canale Telegram, soprattutto gruppo per parlare. Se volete solo seguire le news, canale, ma io invito il gruppo perché si fanno belle discussioni sui giochi. Non c'è un'ostrica. Quindi insomma, ma Cometino poi, vabbè, te lo devo scrivere poi in privato. Comunque, diciamo che andrò a trovare il buon Simo, sarò in ospite vocale, non gioco con lui, ma lo seguo, sarò col cuore insieme a lui. Cuore, insomma, sarò lì. Cavolo, belle ste casette di legno. Sì, sono uffici e loro ci hanno fatto la sede. Stavolta vado prima io. Abby, ma quando è che hai trovato sto coraggio di arrampicarti? Vabbè, perché lì non c'è il rischio di cadere di sotto, giustamente. Sono curioso di sapere le tue vicissitudini molto critiche. Non vedo l'ora, perché tu mi ricordo anche delle tue critiche che hai fatto alla prigione. Quindi. La trama, ma aspetto che sia la stessa dell'originale, quindi la trama. Dovrei già sapere com'è, se non hanno cambiato qualcosa. Vive con loro. Sai cambiare skin a Ellie? Sì, ciao Spider-Man, ben trovato. Però Ellie qua non la vedremo per un po'. Devi farlo, o lo fai da qua, skin, Ellie, e gliela metti. Io in questo momento c'ho una maglia di Mortal Kombat. Al momento. Vorrei tanto sbloccare tutto. C'è qualcosa che vuoi vedere, ma non la vediamo purtroppo oggi, Ellie. Vorrei tanto dirti di sì, ma se c'è qualcosa che ti ispira. Acquario. La vedremo così. Dovrai solo darmi il tempo di arrivarci. Adesso mi dirà, devi ricaricare. E ricarichiamo. C'è un bel dialogo qua. Ha già finito il dialogo? Vabbè. Sta zona è spaventosa perché è la loro sede, la loro roccaforte. Non è la roccaforte, hanno anche un'isola, diciamo, che controllano questi, però. Detto che siamo nella tana del nemico. E mi ricordo, quando l'ho giocato la prima volta, che qua è stata una collezione di game over incredibile. Pensavo che stavo andando bene, e poi facevo dei mini errori che mi costavano caro. Purtroppo non puoi fare la stealth, è inevitabile, devi farli fuori. Certo che Lev mi darà una mano, vero Lev che mi dai una mano? Lev? Fa finta di niente Lev. Ma sì, io muovo l'arco, io tendo l'arco, poi faccio solo finta, Non te la occupi te, Abby. Io mi ricordo, sapete cosa succede? Ma Spider-Man ogni mercoledì. Vorrei tanto velocizzare, se riesco a finire uno dei giochi in corso lo porto anche 2 volte a settimana, ok? L'unica cosa è che fra 2 o 3 settimane sarò ospite da una mia amica, dovrei aver già finito. Se non ho finito il gioco lo porterò al giovedì. Se non ho finito questo gioco lo porterò al giovedì. Comunque lo voglio finire il prima possibile perché poi ci aspetta Silent Hill. So che ti piace Spider-Man sto gioco, so che ti piace, me l'hai detto l'altra volta. E capisco, è molto 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 bello. Molto bello. Perciò ti ringrazio per essere passato di nuovo. Fa piacere. Allora, andiamo qua. Perché farò lunedì, martedì e mercoledì da lei a giocare ad Assassin's Creed Brotherhood, che è un bellissimo gioco, vi consiglio, se lo conoscete o non lo conoscete, è sempre un... Mamma mia, vi faccio vedere qua, non posso. Sto aspettando che si gira, così, vado alle sue spalle, proviamoci. È troppo lenta, adesso si gira di nuovo, adesso mi frega, guarda. No, ce l'ho fatta. The Last of Us. Allora, questa versione qua, la remaster, ce l'ho digitale. Questa qua ce l'ho digitale. Però avevo la versione fisica su PS4 praticamente, la versione fisica su PS4. E questo è solo digitale.
praticamente mi ha fatto l'update gratis. Mi ha fatto l'update gratis. Però ora che ci penso, no, se mi ha fatto l'update gratis così e non mi chiede il disco, vuol dire che c'avevo digitale anche quello. Scusi, mi sono confuso. Allora è The Last of Us parte 1 che ho preso fisica. Come non detto, digitale allora, digitale. Ma mi trovo bene col digitale, anche se comunque la mia PlayStation legge i dischi, chiaramente. Potrei fare questo. Oia, che rischio! Se si era girato dall'altra parte finiva malissimo. Ma no, ma... The Apostata. No, ancora martellone. Meno male che ho potenziato questo. Oia, mi ha preso. Attenzione. Non abbiate paura. Finirà bene. Oh, il martellone! Lo voglio io il martellone di lei. Che bella arma il martellone. Non li proprio provare. L'ho provato. Vabbè. Allora, signorina, si usa così. Oia! Fa male. Fa malissimo, scusatemi. Un po' l'emozione del momento. Ci saranno anche quelli che ti cecchinano, conoscendo sto gioco. Spider-Man, accetterai se ti chiede un codice PSN di 50 euro? No, perché non glieli potrei dare. Se li avessi, lo farei. Se fosse un amico, magari anche sì, ma quando non li hai, non glieli dai. Ma poi, cavolo, li vendono i codici a 50 euro, li vendono sicuro, li vendono. Sì, lo so, hai fatto bene. Era divertente. Lo so, ma non sono arrogante io, quindi non è una roba che mi disturba. Per niente, va. Ok. Vabbè. No, qui. Ma come ho fatto a sbagliare col mitra? No. Ah no, lo sto. È colpa mia. Ripartiamo. Stavo pensando di farla stealth partendo dall'alto e infatti devo rifare tutto da zero, va bene. Giusto così, Così. Adesso mi giro, appena questo si gira dall'altra parte. Ora. Sono passato da digitale. Oh, ma no! Vorrei ripartire, non mi hanno visto. Mi hanno visto? Rifaccio ripartire, scusatemi. Era noioso altrimenti. Sono passato da digitale qualche anno. Ma sì, il digitale è comodo. Più che altro, sai qual è la cosa? Che i dischi... Io ho iniziato a mettere i dischi della PlayStation 2 e mi accorgo che i dischi a volte smettono di funzionare. È fastidiosissimo. Dicono che purtroppo c'è un'usura dei dischi. Il digitale non ha l'usura. L'unica cosa è che devi sempre avere un account, ma... Ragazzi, qua... Il mio sogno in questa fase è di farmela stealth come se fosse Solid Snake. Sarebbe una goduria assoluta. Arriva. Ce la faccio? Appoggiati. Ma che goduria, ragazzi, scusatemi. È stato bellissimo. Ah, cercano gente del piano di sotto. Bene. Ok, io sono al piano di sotto. Posso consigliarti? Ma con piacere. I consigli sono tutti ben accetti. Non posso fare promesse, ma i consigli sono tutti ben accetti. Così almeno sento anche i tuoi gusti. Mi fa piacere sentire i gusti. L'hanno vista lei? Stavolta non era colpa mia, Ma signorina, si fa così. Grazie. È bella forzuta lei. Ho già finito con... No, mi ha preso una boh. Deve scendere anche lei, scenderà? Scenderà da lì? Quando scende? Grazie. Bring the hammer down. Oh, ma allora sì, perché io Until Dawn l'avevo giocato. Credo di non averlo mai portato sulla Play. Avevo giocato la versione PS4 e ho la versione PS5. Quindi sì, va bene, lo segno nella lista. Guarda, dammi un attimo che me lo segno nella lista. Io ho una lista di giochi. Adesso, vabbè, c'erano le cose del Duolingo. C'erano gli argomenti del Duolingo. Non penso che vi interessava qualcosa. At school, interview, chores, meeting, reunion, health, innovation, routine. Scusate, stavo leggendo. Allora, facciamo così. E ci segno. Allora, priorità, ci mettiamo. Allora, qua nella lista ho
Assassin's Creed Odyssey secondo DLC, ma non è da portare in live. Dead Space posso anche toglierlo perché non mi ispirava. Elden Ring, cioè non posso più farlo per i problemi. Vabbè. Final Fantasy VII Remake, GTA 5, vorrei portare la trama prima o poi. Star Wars Jedi Survivor, togliamo anche quello, già. Dark Souls 2, ma no. Ma facciamo, mettiamo. Posso? Sì, è un po' sballata sta lista, però te le leggo io, dai, te le leggo io. Sicuramente abbiamo Final Fantasy VII Remake, Final Fantasy XVI, sono 2 Final Fantasy, poi abbiamo Silent Hill 2 Remake, ho segnato 13 Sentinels, e direi, ma che cos'è sto gioco, Jack, di cosa stai parlando? Non ho mai sentito, questo gioco è una perla, non lo conosce quasi nessuno, è una perla, è un gioco, immaginati, 13 protagonisti, e c'è una spia, direi, ma è Among Us! No, non è Among Us, perché non devi scoprire la spia, devi seguire le storie, sono tutti intrecciati in una maniera... Non posso aprirlo perché sto facendo The Last of Us e sono anche a buon punto con sta battaglia, ma per farti vedere, è bello, è un gioco giapponese, è molto molto intrigante, sono degli stessi che hanno fatto Odin Sphere, quindi insomma della Vanillaware, sono bravini, è molto molto intrigante. Poi abbiamo nella lista sempre che avevo messo God of War Ragnarok. Until Dawn l'ho aggiunto, sì l'ho aggiunto adesso, e Ghost of Tsushima, poi per il resto trovo il mio palinsesto di giochi che sono sicuro di portare nel 2026, che sono appunto, in mezzo ci sono vari Call of Duty, più che altro per una collaborazione con un mio amico, lui non è streamer, però ci teneva a esserci con me, e allora mi porto con lui. Meno male che non sanno dove sono, perlustriamo il tetto, ragazzi, sappiamo anche dove vanno. E io devo andare su. Se vado su li becco. Non è ancora il caso di curarmi. Sì, Until Dawn è bello. Until Dawn l'avevo fatto ai tempi e ha una trama intrigante, un bel gameplay. Cioè, proverò a salvare tutti se riesco, non sarà facile. È peccato, vero? Oh, è andato. Ai, qui c'è uno col cecchino. Con la pompa. Non lo vedo. Dov'è? Qua? È caduta giù. Non è quello che mi aspettavo. Hai visto il film? Esiste un film di Until Dawn? No, non l'ho visto. Non sapevo che esisteva il film. Esiste il film di Until Dawn? Fortissimo, non sapevo. Che spettacolo. Ma non sanno dove sono perché stanno fischiando 2 volte. Quindi... Ma che bello! No, voglio prima giocare al gioco, poi vedrò anche il film. Perché nel gioco uno dei personaggi è interpretato da un grande attore, che è quello che si chiama Malek... si chiama... Vabbè, non mi viene in mente il nome, comunque è quello che ha fatto Freddie Mercury nel film film biografia di Freddie Mercury, per intenderci. Film musicale, praticamente. È uscito lo scorso anno, allora me lo vorrei recuperare. Guarda, io sai che in streaming vedo tanta roba con boia. Purtroppo ho finito. Ci sono altri? O sono finiti? Se Lev non mi dice nulla. No, c'è ancora la musica di battaglia, non è finita qua. Non è finita, anzi è avvisato della posizione. Ormai ho capito come funzionano i loro fischi. 2 fischi la ricerca, fischio lungo per avvisarti che ti hanno beccato ormai. C'è ancora qualcuno sul tetto, mi sa. Buona arma questa. Martellone era già stato utilizzato. Sì. Ah, perché tu sai già che fra un po' arrivano... Sì. Ho capito a cosa ti riferisci. Ho tenuto il lanciafiamme. Ho tenuto. Ti mando un audio stupido che ho io. Un audio molto stupido. Ho già tenuto per Jack Leone Max. Deve essere identificato. Dobbiamo avere comportamenti irresponsabili. Di ragazze e ragazzi uno sull'altro. Mandiamo i carabinieri, ma li mandiamo con i lanciafiamme. Ma questa l'aveva detta sul serio, la prima parte no. È solo per ridere, Don't try this at all. Okay. Ma li mandiamo con il lanciafiamme.
Sì. Oh no, anche un altro blotter. Io ho anche le bombe a tubo, per loro. Sai, con molta gentilezza ci butto giù le bombe a tubo anche. I blotter vanno giù con le bombe a tubo. E guarda che c'è un altro boss che me lo ricordo difficile. Alla fine ho disinstallato Fall Guys sul telefono. No, ma 2 giga, ma quanto spazio ti occupava? Quanto spazio ti occupava? Io lo so che gioco vuoi tu come Tino. Lo so che gioco vuoi tu. Lo so che Giomettino vuole giocare a... Ho chiesto il cecchino, non il chicken! Ma vai via, vai! Cioè, no, via! No! Giomettino si darà alla pazza gioia con Genshin Impact, conoscendo. Sicuro. Quello altro che 2 giga. 2 giga sul cellulare. Vabbè, ma ti capisco. Ma come mai andava lento a scaricare come Tino? Qui c'è un nemico. Non voglio farmi vedere? Non ce l'ho più. Ne faccio un altro, ragazzi. Il silenziatore qua può salvarmi. No, torna su. Torna Sorrento, dai. Vieni. È come se sapessi che sono qua. La vedi? È l'ultimo nemico che c'è. Questa signorina. Andiamo gentilmente. Porga il capo, porga la testa. Grazie. Mi dia il testolino, grazie. Che in inglese è una frase bruttissima, però. Ok, però in italiano non è così brutta. Ok, perfetto. Ciao Lev. Serafiti, scusa, ho sbagliato. Never heard a Seraphite cuss before. È vero, non ho mai sentito dire parolacce Lev. La prima volta diceva parolacce. Se sta con Abby, ragazzi, ne impara, perché Abby ogni momento insulta i suoi nemici. Va bene, andiamo su. Penso che ormai, tanto la pistola, anche il silenziatore, tac, è a posto così. Me la tengo, non si sa mai, ragazzi. Un'arma col silenziatore può sempre essere utile. Andiamo. Ciao Xinkai, ma io sono io che sto seguendo. Ah, Dark Angel, io dicevo, ma c'è qualcosa di strano, io c'ho ancora Xinkai, c'ho ancora la live di Xinkai aperta. Scusami, ho già avvisato Xinkai, che fra un po', da lunedì al mercoledì, quando sarà il mio momento, fra 2-3 settimane, insomma, quando capiterà, sarò da te con il mitico Ezio Auditore. Ah, come si sta seguendo? Xinka, io avevo ancora la live aperta, non ho guardato che è chiuso. Sai perché? Mi sono beccato una fase stealth severissima con i nemici arrabbiatissimi come... Un attimo che... Gatta, sono tutte gatte. Ormai sono tutte gatte femmine che vengono nella mia stanza. I gatti maschi, uno se ne sta in cucina e l'altro viene solo la sera. Cioè, difficile che li vediate. Ah, bella sta spranghetta qua. Vabbè, lasciamo perdere. Va bene questa. Io, ripeto, adoro il personaggio di Lev. Ancora un po' di innocenza in sé, nonostante la vita che ha fatto in questo posto, con i Serafiti. Cioè, c'è comunque quella sensazione ancora di persona salvabile, moralmente salvabile. Mi piace. Stai con le gattine. Gattine, ma sono brave, loro prendono le fusa. Ma che poi vanno in competizione che tutte vogliono le mie gambe. Vogliono tutti salire sulle mie gambe. Vogliono sulle mie gambe, ma per graffiarle meglio, non pensare male. Non è che dici perché vogliono dormire, però vogliono graffiare. Ho fatto una canzone dedicata ad Elettra, detto gli artigli malvagi di Elettra. Perché? Perché non è malvagia lei, sono i suoi artigli che sono malvagi. Lei no, lei è brava. Quindi qua? Hey, pull that door down. È un ascensore strano. Mi ricorda l'ascensore dove lavorava mio nonno, che era così, dovevi chiudere la serranda e ti tirava su. Io soffrivo di vertigini, immagina qua. Can I give you some advice? Oh my god. Just think about the good parts too. Huh? The good parts? Yeah, like you run faster. You're more focused. You don't feel pain as much. Every bad feeling, your palms sweating, your heart racing, they're all signs you're actually strong. Lev, So when you feel afraid, è tanto bravo, parlate subito i gattini. Ma mi rovina, Xinka, mi rovina. Ecco, viene a scavare. È adorabile Lev. Stava dicendo i lati positivi della paura. Guarda, Abby è terrorizzata non perché lei soffre di vertigini. Qua siamo... Cioè, guarda sotto. Cioè, c'è il vuoto assoluto.
Cioè, terribile. Ok, ora Abby smette di tremare, perché non c'è più un vuoto su. Ancora roba. That's a Bene. profit thing. Sì, sì, si fa da opzioni audio o lingua. Audio. Sì, bisogna farlo però dal menu. È una questione che si può mettere i dialoghi in italiano o in inglese o in altre lingue. Io uso l'inglese perché spesso ho molte amicizie dall'estero, mi piace sentire l'interpretazione originale, però è uguale. Ognuno ha i suoi gusti, sai come. There are exceptions, especially for soldiers. That's convenient. Non ho nulla contro il doppiaggio italiano, ma proprio nulla, veramente. Sono cresciuto anch'io col doppiaggio italiano, ragazzi. Veramente nulla, non pensate che sia una presa di posizione. Semplicemente sono sempre stato fan. Se un gioco è fatto in America, voglio sentirlo con audio in inglese. Se un gioco è fatto in Giappone, audio giapponese. Sì, lo so, ti ho fatto vedere, solo che non la cambio perché mi piace sentirli in lingua originale. You like this prophet even though her followers want to kill you in her name? She wouldn't want any of this. Her writings don't have violence in them. You should tell that to your people. Anche perché così vi offro qualcosa che Hanging people until after she non avete sentito nel vostro gameplay, qualcosa di twisting. delle nuove voci, diciamo, una nuova interpretazione. Ok. E poi è carinissima, ripeto, la voce di Lev. Abby? Sì, è vero, ma non sempre, ci sono dei casi, assolutamente, come dice Xinkai, dipende da caso a caso, assolutamente. Altri giochi, io tipo i cartoon, non li metterei mai in inglese, perché tanto l'italiano fanno un lavorone eccezionale la maggior parte delle volte. Grazie di cuore, Spider-Man, grazie di cuore. Per esempio quei giochi cartoon tipo Crash, Spyro, come si chiama, che lo porterò presto, lo lascio in italiano, non è che vado a pensare, no, adesso lo metto in inglese, no. Ci sono giochi poi che ti forzano l'italiano obbligatorio, ad esempio un gioco che devo portare col mio amico, il Baba, Andre. No, ma è quell'assalto della gatta. Lo sapevo che prima o poi mi beccava. Adesso voglio fare un po' quello cattivello, vediamo un po'. Voglio vedere Abby che si scala. Sta iniziando a girare la testa anche a me queste. No, non è vero. People cross this regularly? Yeah, You're lying. I'm not. I mean, it's not the most popular route. Scusatemi, è andata a farsi bungee jumping dalla cima della cima. Fatto apposta, non pensate che. Ma poi scusatemi, ma sto nido qua? Ma sto nido fatto in mezzo, che bello, la natura che vince. Ad esempio, Plague Tale, ambientato in Francia, no, neanche a me il francese. Guarda, Kevin mi aveva detto che invece il doppiaggio francese di Clair Obscur è bellissimo, lui ha usato quello. C'era da scegliere fra inglese e francese, ha scelto il francese. Io però. Sì, Metal Gear Solid 1, ma guarda, a me era piaciuto ai tempi, però poi devo ammettere che vedendo su internet il doppiaggio inglese o anche Twin Snakes, che hanno tenuto solo con l'inglese, devo ammettere che in effetti con David Hayter hanno fatto una roba pazzesca. Cool. No, ecco, stavo dicendo una cosa prima, Spider-Man. Una cosa che capisco del doppiaggio inglese, che quando loro li chiamano Scars, le iene, Scars vuol dire due cose, iene, ma anche cicatrici, perché loro hanno le cicatrici, quindi è uno spregiativo, perché le chiamano Scars per dire quelli con la cicatrice in faccia, ma anche le iene. Iene ha senso, perché l'iene contro lupi ha senso. Per il territorio. Dynasty Warrior inglese, giapponese, lo so, anche Samurai Warriors. Purtroppo alcuni non hanno. Alcuni hanno l'inglese obbligatorio, alcuni giochi della serie. Oh my god, Lev, now? It seemed really awkward. Just go. Allora, Lev, devo spiegare una cosa a Lev. Lev, devi capire che Owen è l'ex di Abby. Ma Abby ora sta con Mel, che aspetta un figlio da lui, e il problema è che è successo un casino, nel senso che Abby e Owen, insomma, hanno passato un momento romantico un po' esagerato, e quindi è un problema, e ora è tutto davanti alle orecchie di Lev, che sa tutto e non capisce cosa sta succedendo. Povero Lev non è ancora abituato a questi sentimenti. Come on. Can we take a minute Troppo and be giovane, impressed troppo by giovane. me? Not yet.
Siamo Come pure I'm gonna hug su you. voglio abbracciarti, le dice. Wanna hug me in a second. Why? Vorrei cambiare idea fra un... Why? You'll see. Project Zero, secondo me in giapponese... ma Project Zero sì, assolutamente. Ma che ha paura lei quando sono sti posti lì. Anche se non c'è nessun pericolo. Non lo chiamo nessun pericolo. Purtroppo con le oltezze è una delle mie paure, quindi. Starei peggio di Abby, veramente. Sarei lì... Sapete che mi è successo un sogno l'altra notte. Scusami Xinca, ogni tanto quando ci sei tu finisco sempre a parlare di sogni. Ho fatto un sogno dove praticamente ero a teatro. Ero in un teatro, non so cosa stavo facendo. E a un certo punto vedo un oggetto che cade dall'alto. Il problema è che quando cade l'oggetto dall'alto, sopra una scala, io sono sopra, mi trovo sopra. E io dico, cavolo, devo scendere! C'era una scala a pioli. E ero terrorizzato, ragazzi, dall'idea di scendere. Ero terrorizzato. Io mi sono messo tipo a strisciare come Solid Snake. Strisciare così. E poi ho cercato di afferrare un piede sulla scala. Ho detto, no, ho paura che poi mi cede. E ho detto, ma come faccio a buttare giù le gambe? Non capivo, ero disperato. E lo fanno nella realtà, lo fanno sempre. Sono io che non ce la facevo. Alcuni giochi sono doppiati da Dio. Lo so. Death Stranding, anche lì aveva ragione. Attori veri, lingue... Aspetta, ma Death Stranding è anche la lingua italiana? Non lo sapevo sta cosa. Death Stranding è pure l'italiano. Pensavo che nei giochi di Kojima non ci fosse la scelta. Non sapevo sta cosa. È che non solo Death Stranding. Vabbè, certo. Ma se c'è la lingua italiana, Marinelli si è doppiato sia in italiano che in inglese? Cioè, lui, Luca Marinelli, si è fatto sia in italiano che in inglese o solo in inglese? Secondo me solo in inglese, però. Non lo so. Spesso gli stessi attori italiani non si ridoppiano in italiano, il problema è quello. E vabbè, ma sta parte qua... povera Abby. Ma dai, ma chi ha avuto l'idea di farsi la casa lì? Se viene un colpo di vento... non ce la farei mai io sta cosa, guarda. Preferirei farmela strisciando. How are you not terrified of this? And don't quote the prophet to me. Heights never scared me. Bandiera It americana. does. The ocean, Oceano. dogs. Cani. Holy fuck. Sono così tranquilli, cani. Quando vai a dormire metti un cavo HDMI in fronte, voglio vedere i tuoi sogni. Guarda, stanotte mi sono trovato in un posto che era una città, mi dicevano, benvenuto, questo è un posto dove la vita va oltre la vita. Ho detto, sono morto? No, non ancora, come al solito, mi spiace, mi tenta la prossima volta. Allora mi dice, devi capire che è semplice da spiegare. Ci sono 10 strati, sono tutti uguali, ma cambia la densità. E ho detto, cosa? Non mi ha fatto vedere, vedi questo bar dove siamo noi adesso? Ci sono 10 strati, noi siamo al 10°. E gli altri 9? È uguale, ma cambia la densità. Io non capisco niente, è complicato. Ma no, è semplice, sono solo 10 strati, è come se ci fossero 10 dimensioni sovrapposte e questo bar le racchiude tutte insieme. Noi siamo sullo strato più sottile che è il 10°, io per ogni tanto vado al 5°, così appare altra gente, perché io continuavo a essere un fantasma stanotte, continuavo a incontrare gente e dicevo, ehi, ciao, e loro non mi notano. Ciao, niente. Non mi vedevano, ero disperato. Allora, lo sto facendo apposta per... E quindi insomma mi stava spiegando che sto posto qua c'erano 10 strati. E perché io sono al 10° strato? Perché tu sei puro di cuore. Io ho pensato Jack Leone Max puro di cuore. Figurati, chiedeteglielo io. Non ce la faccio, letto. Io sto soffrendo anch'io. Le vertigini, ragazzi. Mi ricorda i miei sogni sta cosa, Eccolo l'ospedale. Ma no! Ma boia! Ho preso un jumpscare. Scusami, proteggimi tu, Elettra. Jack puro di cuore, avete visto il video delle Paris? Ma guarda che, ripeto, è una strategia. Lo stratega sarebbe come se un grande stratega dicesse alle truppe: ma no, dai, non andare avanti, dai, poverino, non vorrei mica rischiare la vita, lasciamo che avanzano loro e poi tutti insieme, tac, andiamo avanti, tac. Poi ho fatto un altro sogno bellissimo, questo ve lo racconto, ragazzi. Non so perché ero datore di lavoro a Milano, quindi dico, cavolo, se ho un potere a Milano,
E c'era sto impiegato qua che si chiamava il signor Vacca. Vabbè, milanese ci sta il cognome Vacca, con tutto rispetto, spero che nessun signor Vacca si offenda. E quindi insomma, e mi dicevano, si lamentavano del signor Vacca, cioè il signor Vacca fa tanto rumore. E dicevo, figliolo, non posso dire quello che dicevo nel sogno. Cioè non è che se fai così, lui fa rumore, fa tac, adesso gli parlo io e ci penso io a dargli una regolata. Cercavo di imitare il milanese, non sono capace, neanche nei sogni non sono capace. Allora dico, signor Vacca, qui mi dicono che lei fa troppo rumore quando apre la bocca. Cosa sta? Qual è il problema? E il signor Vacca apre la bocca e fa buh! Signor Vacca! I miei sogni hanno fatto una cosa sempre il cognome e il suono. E io... Signor Vacca, qui abbiamo un problema, è un uomo, non un animale. È stato bellissimo. Il signor Vacca e il suono della mucca. Signor Vacca, insomma, si dia un contegno. Ma no, ma scusami, io non ho fatto nulla. Perché mi va giù da sola? E poi mi spavento perché non dovrebbe andarmi giù. Oh, che caldo oggi. Ho caldo. Sulla scala. Ma sì, infatti fa proprio solo vederli, guarda. Ma poi non hai la cosa del controller tipo PS3 che devi tenerlo in equilibrio. Forse sì. No, Micia non adesso. Mamma mia. Ok. Ecco, queste sono quelle scale come quella del mio sogno, terribile. Signor Vacca. Ecco, ci siamo. Almost there. Ecco. Questa qui è la roba del piccioni, questa. È tutta slipposa. No! Ho paura solo a vederli, guarda. Guarda, te lo metto in evidenza, come sai. No, non posso metterlo perché fa un po' più paura. La piscinetta. Io mi immagino nel sogno se al 10° strato dove tu sei puro, vedi figli su Sherry, ma il 9° strato. Allora, la mia teoria su Sherry, che Terry, per intenderci, è sta bambinetta con la divisa da scolaretta di Resident Evil 2, e Claire da buona adulta responsabile deve proteggerla, giustamente, solo che il problema è che Sherry si spaventa e si mette così rannicchiata e tu non puoi aprire la porta e dici devo raggiungere Sherry ogni volta. Io ho pensato, visto che comunque Sherry è agile e sguscia via, che la mandi a tirare gli zombie. Vai in giro, la mandi avanti e dici Sherry vai, è sicuro lì, sicura Claire? Sicuro. E vai lì e ti attira tutti gli zombie e io mi prendo cura, becco gli zombie. È un po' come lanciare, come dire, un pezzo di carne a un cane, lo attiri, stessa cosa. E quindi insomma, per me è purissima questa idea, purissima, levissima. Can I get a minute? Please. Apre la porta e si arriva. Ok. Aveva bisogno di riposarsi. Mi piace che Lev la rispetta i suoi tempi. Da questo momento possiamo cambiare categoria della live. È diventato un pool streaming, dove nuoteremo nella piscina e ci pigliamo il sole. Un pool streaming. Non ho mai piaciuti i pool streaming. Sono probabilmente la peggior categoria di sempre, però. Già, quello che racconto lo hai già fatto con me, ma no, tranquilla, Xika, è sicuro. Poi Xika, il problema è che io pensavo fosse davvero sicuro. Io dico sempre andrà tutto bene. Ma poi intanto morivo io alla fine. No, beh, dai, mi prenderò cura su Resident Evil 6, tranquilla. Su Resident Evil 6 mi prenderò cura di te. Mi prenderò cura dei tuoi personaggi. Assolutamente. Ciao.
Ok. Ma fischiano le That's the orecchie. worst of it. We got off lucky. Maybe it Racconti. wasn't Ma luck. no, lo so, ma io sono sempre positivo e solare, come no. I've heard them pray. Oh, cos'è? No, la password! Scommettiamo che questa password serve per una... Com'è? 12, 18, 79, ok. Password. Qualcuno avrà messo sicuramente sta If I'm password. gonna die, I'm gonna die for me. Se devo morire, morirò per What me. are you doing here? Che frase. Why did you come back for Oh, us? palestra, ragazzi. Guilt. Rimorso. What? You don't owe us anything. I just needed to lighten the load a bit. Prova così tanto rimorso lei che non vede l'ora di buttar giù. Che non vede l'ora di buttar giù anche Ellie. Ma sono sicuro che ti prenderai cura di me, ma è sempre difesa, nei rulli. Xinca sei dietro di me. Però Xinca io suonavo la batteria col pianoforte perché te suonavi la sonata al chiaro di luna, eh. Suonavo io la batteria. Suonavo la batteria. Quindi. Acqua pulitissima. Sì, quella lì sì. Questa qua un po' meno. Ah, ma ci sono i piccioni che... Oh, ecco, ci siamo. 12, 18, 79. Come faccio a saperlo? Trovi un numero, vuoi mica dirmi che non lo metteranno? Poi magari è sbagliata e non c'entrava nulla. Faticato a aprire quella porta. Facevi troppo ridere. Sì, lo so. Mi divertivo. Volevo fare un po' di accompagnamento musicale, sai. Sono lì che indagano, mi sembra giusto che suoni il pianoforte e c'è anche il batterista, no? Io non sono batterista, però purtroppo non è il mio strumento base. Vorrei, ma sono troppo negato con la batteria, purtroppo. Batteria suonerei soltanto la gran cassa nel momento finché non me la lanciano fuori dalla finestra dicendo basta, sei bocciato. Here's our way down. If we get to the street, Anche perché dopo l'ultimo film che ho visto su un batterista, ragazzi, mi è stata la voglia di provarci. Quello là, mamma mia, si è rovinato su una batteria in quel film. Non mi viene in mente il one of nome. yours? No. Era un bel film. Check out the clothes. Here. Della Fedra. It's dark down there. Militari. I see how this E works. beh, è morto da molto tempo. Cosa c'è scritto qua? Seb, Victor e Irina sono morti. Avere mali dispersi. È morto, signore, è morto. Io ho ricevuto un bel morso. Oh, bello. Voto 10 su Amazon, voto 5 stelle su Amazon. Il nido era più grande del previsto. Ho provato a farli saltare in aria, ma i detonatori erano difettosi. Ci avrei scommesso che l'incompetenza della Fedra mi avrebbe ucciso. Oh, e l'hai scritto prima di morire, eh? Incredibile. L'hai Love, scritto prima. are there infected in this building? We always take elevators down to the bottom. Cioè, con tutte le cose che puoi dire, devi lamentarti del tuo datore di lavoro anche mentre stai morendo. Ma guarda, a che livelli, come siamo messi, invece di dire dedico questo messaggio alla mia famiglia, come ha fatto altri, no. Quella epica era la granata lanciata a casa perché ho detto, no, veramente, mi è scappata la granata dal nulla e ho beccato... Chissà se c'era la clip di quella... Chissà se c'era la clip. Probabilmente sì. Anche c'è. Mi piacerebbe poi rimetterla qua se c'è sta clip, perché era troppo ben riuscita. Veramente. Perfetta. Spores. Masks on. I don't have one. Do you guys not believe in gas masks? We were on the run. Let me see what I can find. Vediamo quello solo. Stay here. Beh, ci sarà un'altra maschera. Magari basta trovare un morto con la maschera e glielo diamo a lei. Via, via. If you die, I'll be stuck here. Se morì, resto bloccato qui. Better start praying I make it. È bello giocare con te, ma è importante se nei giochi dove non ci sono esplosivi. Oh, guarda! Sì, 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 sì. Infatti in questo gioco ci sono le bombe a mano, bombe a tubo. E cosa mi succede spesso? Me la tiro addosso. Quante volte me le tiro addosso queste bombe a tubo? Oggi mi hanno scritto, ma Jack, sei uno scarsino, non dire la parola che mi è stata... Ma non mi sono offeso, era la verità, cioè... Quando ti dico, la verità non dovrebbe urtare, la verità non dovrebbe urtare. Le menzogne dovrebbero urtare, la verità dovrebbe essere accettata, sì, sono scarso, la verità... Non ho mai scritto gameplay professionale, 20 anni di esperienza... Beh, sopravvivo abbastanza da finire la trama. Quello ve lo posso promettere, che arrivare alla fine del gioco ci arrivo.
Che ce lo faccio in poco tempo, no. Ma non mi posso promettere niente. Soprattutto che rimarrò concentrato senza iniziare a raccontare i miei sogni o... Maxinkai, stamattina ti ho mandato sulla chat dell'altro sito, ti ho mandato la nuova stesura del romanzo. Ho finito l'atto 4. Ci possiamo fare pure su The Last of Us, lo fai, non ci credo che voi lasciate di fare il bombarolo. Meno male, anche perché guarda, è assurdo. Perché poi, conoscendo la mia fortuna, dovesse esserci mai una guerra, speriamo di no, mi assumano come geniere. I genieri sono quelli che devono occuparsi di esplosivi. Con la mia fortuna. Scusate, ma io non penso di essere la persona indicata. Zitto e lavora. Ma siamo sicuri? Dai, su, metti su esplosivo, è facile, lo fanno tutti, vabbè. Boom! Sarebbe veramente... assolutamente. Con la mia fortuna finirei a fare il geniere. Non ingegnere, non ingegnere. La fortuna che ho io. Ok, maschera a gas. Ma è rotta! Se devi morire non rompe la maschera, ha ragione, lo insulta pure, dice, se la piglia coi morti, poveraccio, dai. Cioè, Abby non è molto rispettosa, Abby non è un personaggio rispettoso, Ellie, bah, secondo me, Ellie e Joel, qualche battuta l'hanno fatta anche loro, ma molto meno, ma Abby proprio, su queste cose è proprio una carogna, veramente. Poi mi dicono, ma tu devi capirla, Abby. Devo capirla, Abby. Una mancanza di rispetto del genere non è una roba da poco. Tu devi capirla, Abby. È complicata, sì, è complicata. Grazie, Jack, visto che mi hai scritto, mi recupero, ma con calma. No, solo perché sai che scade dopo una settimana il link, solo per quel motivo lì. Non guardare il vecchio link che avevo mandato, tanto quello lì. Ho fatto, ti ho mandato una versione, l'ho revisionata, 5 secondi dopo mi accorgo che piena di errori. Cavolo, questo qui almeno so che va bene. Ciao. Non dico che sia perfetta perché è impossibile che una cosa che scrivo io sia perfetto, però almeno va meglio. E poi è bella ricca, siamo 240 pagine, dai, 140 e siamo a 2/3. È lunga. Non oso immaginare quanto sarà immensa l'ultima parte. Va bene, strada giusta. Io ho zero senso dell'orientamento, invidio tanto le persone che sono brave a orientarsi, che sanno dove andare, che si ricordano dove sono stati. Io mi perdo sempre. E l'embranado Jack Leone Max, come sempre. Bella sta TV. TV più grande della mia. Questa maschera va bene, vero? Ok. Bene, torniamo da Leslie. Yes. Ok. Finito? Preso tutto? Quando pensi, adesso mi concentro sul gioco. Arriva la gatta, bussa alla porta e apro la gatta. E con un po' di fantasia potete immaginare chi è. Sempre lei. No, ci mancavano solo i nemici. Delicatamente si risolve tutto. La cosa più della sto fase è che sostanzialmente nel primo Ellie è un personaggio secondario, nel secondo è rimasto il primo personaggio. Ellie sì, è importante, ma non è l'unica. Non riesce mai a essere l'unica. Ha sempre avuto questa struttura che sono 2 protagonisti per ogni gioco. Però Ellie è adorabile, Ellie. A caso. Vorrei solo che fossero un po' più calmi di nervi, cioè, sono veramente nervosi. Fa male sta pistola. Molto. Oh no, ti prego, no, non fammi male. Sono pacifista io, grazie. Sono pacifista e tu ti sei beccato il fumo, cioè, sei beccato il funghetto. Sono invadenti, questi nemici. Sono invadenti. Cioè, no, comunque
ci sono più ore di gameplay con Ellie che con Abby. Chiaramente ci sono un po' più ore con Ellie, però per tutta la seconda parte Ellie non la vedi, la senti come personaggio, ma non la vedi proprio. Sorpresa. Your present. Il mio primo regalo, mi dirà lei. Lui. Lev. Dove diceva Lev, non lei. Here. We're taking too long. Can't move any faster. I won't do Sì, devono salvare la vita a sua sorella. Te lo spiego, Xinkai. Lo scopo di Lev è salvare la vita alla sorella che sta rischiando di perdere non solo il braccio ma la vita, e dobbiamo trovare i materiali che ci servono in ospedale e stiamo andando in ospedale Did per you see salvare her way lei. down? Quindi insomma non è facile. Per fortuna anche Mel sa lavorare, sa operare, quindi almeno fare un lavoro del genere è istruita. Quindi. What about that? Cos'è? Facciamo... Ciao Lio! Facciamo così. Lev, come get this down. Coming. Cavallino, cavallino. Ops. Sì, loro non si stanno divertendo comunque. Ciao Lio! Il mitico Lio. Ah, scusami. Ah, mi ha tirato giù l'idrante, fantastico. Devo arrampicarmi? Head down. Be careful. Come on. You got this. Stile Indiana Jones, ragazzi, con le liane. Ah, che bello! Indiana Jones. Avrei messo la musica se YouTube non ci arrabbiava. Ci possiamo mettere questa, ragazzi. Jack, ma non preoccuparti, io so che da tue parti c'è il maltempo. Da tue parti c'è il maltempo, Lio. Vabbè. Se parte. Momento Uncharted del gioco. Vabbè, siamo lì, con questi sviluppatori. Follow me. May the current be calm. Mi piace pensare nel mio cuore che Indiana Jones sia il papà di Lara Croft, o lo zio, e Lara Croft sia la mamma di Nathan Drake. Sarebbe una lunga storia. Tieni pronto il lanciafiamme. Allora, va bene. Li mandiamo con lanciafiamme, va bene. Arrivo. Boss, ciao Kevin! Boss Fight, fate anche voi Spider-Man, fallo anche tu. Leone Max. Un eroe ci salva. Deve essere identificato, dobbiamo avere comportamenti irresponsabili. Di ragazze e ragazzi uno sull'altro. Mandiamo i carabinieri, ma li mandiamo con i lanciafiamme. Lanciafiamme. Adoro quell'accento comunque, la cronaca. Accento napoletano così è veloce. È uno di quei pochi giochi che mette alla lista dei giochi epici. Dicevi, non ami The Last of Us, ho sempre considerato questo che giochi il 2 un capolavoro, ma è bellissimo. Tanto per dire, Xinka, il gioco, a differenza di quello che dicevo, non è un gioco che ti fa lo spiegone. Il gioco ti dice, c'è una sola scena, ciao Kevin, la scena che ti dice, guarda, chiamano Lev, la chiamano Lily, e dice, com'è che ti ha chiamato? E lei dice, hai sentito il nome? E sai che Lev è un nome da maschio? Questo qui è il gatto cane, fra l'altro. Gatto cane, è un gatto, è un cane, è un gatto, un cane, tutte e due le cose, decidete voi. E quindi insomma, cioè, il gioco senza farti spiegoni ti fa capire che chiaramente ha una disforia di genere, Lev, e ha scelto un nome maschile. E non ti fa lo spiegone, non ti fa la roba tecnica, te lo fa vivere nella storia, fine, boh. Cioè, tutte le grandi critiche che sono arrivate sono sbagliatissime, perché veramente hanno pensato che il gioco volesse chissà cosa, istruire, ma no, semplicemente ti mostra la vita, e fine. Ognuno trae le sue conclusioni. Holy shit. Ma sai che That thing was growing into the wall. si cresceva nel Until muro. it fucking wasn't. Cioè, per me una delle cose belle di questo gioco è proprio che ti spiega, cioè non ti spiega, ti fa vivere le scene. È una cosa molto bella di Last of Us. Apri lo zaino così sembra che... Speriamo, guarda. No, non posso.
Manca il martellino. Ok. Avrei fatto, credimi. E poi che tanto sto macete è quasi andato. Piglierò un'altra arma quando posso. Cosa c'è di così spaventoso qua? Cosa c'è di così spaventoso? Ho già paura. Cosa mi trovo nella prossima stanza? Io mi ricordo una boss fight, ma non me la ricordavo un po' più avanti. Non pensavo fosse già adesso. Era un bel boss carino. Un bel topino delicato. Mi ricordavo. Oh, c'è qualcosa. Vi sto provando a vedere se riesco a trovare. No. Questo è il massimo. Guarda, facciamo una cosa per il bene dell'umanità. Shinkai, prega per me. Lancio un esplosivo. Così posso creare. No, li ho tirato i nemici! È un disastro! Non avrei dovuto farlo. Ho fatto un disastro, ragazzi. Peggiore scelta della mia storia. È colpa mia! È colpa mia! È solo colpa mia. Io pensavo che non ci fosse nessuno, invece l'ho fatto esplodere. Vedi, io gli esplosivi ho detto, mi serve, così ne creo, ne ho perfetti. Sono adatto per una boss fight, invece ho fatto solo un disastro. Non lo faccio più. Scusatemi, non lo faccio più. Non pensavo fosse così grave la situazione. Vabbè, inglese, ma se è un gioco di guida, si capisce. Cioè, quando c'è scritto vroom, in italiano è vroom. Via. Oh, ho finito il mio macetino tanto bello. Senti. Sono sempre disperato io ogni volta. Ma cosa sto? Grande Lev. Ma che poi sì, è molto crudo, è molto crudo, però. Ma io guarda, sì, che ho detto la lascio perché così mi libero. Non pensavo ci fosse il finimondo che mi arrivava addosso. È un gioco di corse che cerca di fare un po' di risate. A me, ad esempio, oggi il buon Spider-Man ha consigliato Until Dawn, che è sempre un gran bel gioco. Questa stanza non mi ispira fiducia, normale. Se mi butto giù? Ma no, non così! Anche le cadute, aggiungici le cadute alla lista delle disgrazie. Anche le cadute, Xinkai. Allora, minchia, è una brava, mi ha fatto un giro. Ok, grazie. Perché io gioco male quando sono schiacciato nei gatti. Mi fa partire da qua. Ma boia! Che paura! Ah, ma scusami! Mi sono scomodato per nulla. Beh, Jack, parlando di giochi, ti cos'è? No, Valiant Hearts non mi piace, l'ho già visto, ma lo trovo noiosissimo per i miei gusti. Non lo sopporto proprio. Letters of War devo documentarmi. Valiant Hearts proprio non mi piace. So qual è. Perché lo conosco, l'ho visto, ma non mi ispirava. Purtroppo proprio mi sento contrario di quel gioco, diciamo. Grazie mille comunque, sai che tanto noi abbiamo sempre tempo lì io di parlare di giochi, io e te, sempre tempo. Allora, quindi? No, non buttiamoci giù di nuovo. Ho sbagliato strada io. Ma perché mi perdo? Mi perdo ogni volta che trovo una stanza. Sì, era giusto qua, ecco. Non è che mi ero perso. Ma qui ci sono già stato. Forse è giusto. Qua non ci sono stato, dai. Io seguo le indicazioni per capire dove non sono mai stato. Ok. Ho la vita curata al massimo, grazie, tutto molto bello. Comunque grazie dei consigli in ogni caso, che mi piacciono o meno, è sempre consiglio, è sempre valido. Non ci mancherebbe altro. Bene. Io ripeto, sta stanza l'ho già visitata. Sto tornando indietro. Qualcosa che non quadra qua. Vai Jack, prenditi Isonzo. Ma Isonzo non è un FPS. È un FPS. Sai quanti FPS vedrai sul canale? È la cosa mia del bavo. No, te no, sei cattivo.
andata. Se fosse un'apocalisse zombie vera, gli ultimi sopravvissuti si organizzerebbero e direbbero: raga, per sopravvivere abbiamo due opzioni, o eliminiamo Jack o gli togliete gli esplosivi dalle mani. No, ma li cedo volentieri ad altri gli esplosivi, non sono uno che... finirebbe troppo male con me che gestisco gli esplosivi. Finirebbe troppo male. Oh, proiettili del lanciafiamme. E quello è bello per il fatto... lo so, sono io che non amo molto i giochi di guerra, soprattutto è uno di quegli argomenti che di solito mi... cioè le guerre vere intendo. Guerre vere intendo. Quelle moderne, quelle sparate col pam pam pam. Se sono duelli di spada, bello. Vabbè. Ma io adoro i scontri di katana, spade, lance. No, qui mi faccio male, se voglio. Però sento un blotter e non mi piace l'idea di sentire un blotter. Sono preoccupato. C'è un blotter, ragazzi, non so dov'è. Allora, Lev, qual è la strada giusta? No, non cadere! Che rischio! Ma no! Cosa è successo? Sono uscito dal bagno e sono sprofondato nella fossa. Cosa è successo? Almeno il gioco mi porta qua, vuol dire che siamo a un buon punto, immagino. Se non è qua la strada, sarà qua. Devo saltare? No, non devo saltare. Ma guarda Lev. Qui c'è un blotter comunque, vorrei dirlo. E non è qua? Sì, qui c'è qualcosa, ragazzi, di brutto. C'è qualcosa di molto brutto e mi ha preparato il buon Spider-Man. Oh no, blotter. Signor Blotter, caro Blotter, ti scrivo. Di più. Granate, esplosivi. Andrà tutto bene con gli esplosivi, ragazzi. Tutto a posto. Finisce bene. Potete fidarvi di Jack con gli esplosivi. Bella stagione, è bella anche l'atmosfera. Il fatto che lei soffre di vertigini e te la fa vivere. Però belli, trattori da corsa, no, esistono. Trattori da corsa, in realtà. Non ho mai visto una corsa con i trattori. Cavolo. Potrebbe essere una nuova moda dalle mie parti, con tutti i campi di grano che ci sono qua. Ma scusami, no, sono venuto qua per niente? Non ci voglio credere. Scusatemi, non ci credo, signor Blotter. Ho fatto fuori un Blotter per niente. Non ci voglio credere. Signor Lev. Allora. Sì. Tranquilla, Abby. Lo stiamo odiando in due sto pezzo. Anche se è bellissimo. Non mi interessa pignole, sono Toser per la corsa. Vabbè, no. Sì, la Humorner sì, sono Toser, vabbè, stessa cosa. No, non è la stessa cosa. No, qui devo saltare. Auguratevi buona fortuna. Yuhu! È andata. Sono ancora vivo. Non ci credo. Oh boia! Non me l'avevi detto che sbucavi fuori dal muro invece di... Sì, esiste il campionato di Toserba da corsa. Pazzesco. Keep going down. We're almost at the street. Siamo quasi per strada. Non ci sono già stato qua. Almeno mi ha detto che devo scendere, non salire. Buona cosa. Cercherò di seguire le sue indicazioni. Esiste anche il campionato di muletti da corsa. Bello. Quanta roba. Vabbè, ma alla fine puoi fare la corsa con qualunque cosa. C'era la corsa dei sacchi da bambino. C'era la corsa dei sacchi. Andavi nel sacco, saltavi nel sacco. Penso che esista anche in altre regioni la corsa dei sacchi. Non penso sia una roba. Scusa, cosa c'è? La porta che si apre da sola? La gatta, al massimo ti toso. No, ti asfalti. Perché? Ma sì, si può dire, ti asfalti. Ma certo, mi sembra giusto. Penso di sì, ti toso. Tosa. Ti toso in ti fa la tosa in prosa. È un poeta. Ti tosa ma fa la prosa. Giusto, Kevin? Tosare.
posso passare di qua. Mi ispirava fiducia questo posto, ma niente. Sembra Silent Hill. Il muletto è divertente da guidare. Devo vedere in una zona se fa un tour. Davvero è divertente da guidare il muletto. Davvero, bello. Bello. Riesco a immaginarmi il giorno in cui fanno sciopero quelli dei magazzini di Amazon che dicono no, ma andiamo a farci una gara. Cosa? Mi spiace, oggi non lavoriamo, andiamo in muletto a farci la gara. Vanno in giro a farsi una gara con il muletto di Amazon e vincono magari con il muletto di pazzesco. Ci starebbe. Ma allora sono venuto qua per niente? Di nuovo? Jack, fanno le partite di calcio che il mini pale compatte. Scusami, in che senso le mini pale? Cioè tu arriva un attaccante, sta dribblando tutti e tu gli dai un colpo di pala sul ginocchio, così? Ho capito bene? Nel senso, ma l'ho fermato, tutto valido, è permesso. Se usi la pala. Jack, io se trovi il competitore esplosivi, no, non torno più indietro, gli esplosivi. Io avevo paura a tirare un petardo, guarda. Ho sempre avuto paura con i petardi, guarda. Mi andavo a nascondere dietro gli altri, così ho sempre pensato, se deve partire qualcosa, almeno non parte a me. Giochi di calcio, bordo, mini pale compatte, boh. Che strano. Ma guarda, posso scendere da qua, perché sto facendo tutta questa fatica? È così semplice, bastava buttarsi giù. Sono bloccata. Quindi? Ma non così, Abby! Ma poverina! Penso che potremmo andare via da quella strada. Una sorta di Ruspa League. Ruspa! Incredibile la Ruspa League. Comunque, ormai ci sono abituato agli sport strani, quindi non mi sorprende più nulla. Ma non ci sono già stato qua? Secondo me sì. No, non ci sono stato, guarda. Sì, c'ero già stato! Sono gli stessi proiettili di prima! È una fregatura, ragazzi. No, ho ancora i proiettili del tubone, no, non va mica bene qua. Oh, devo rifarmi tutto di nuovo. Oggi speravo per le 7 di finire sta zona. Non ve lo prometto, non ve lo posso promettere perché purtroppo anch'io soffro di vertigini, ma non capisco. No, mi sembra nuova sta zona. Perlomeno mi sembra nuova sto pezzo. Sì, è giusto. Però sono preoccupato, ragazzi, 100 proiettili non te li danno per generosità nei giochi, 100 di lanciafiamme. Non è che dicono, già, siamo generosi oggi, sì, ci credo io. Guarda, sono troppo furbo per farmi ingannare e pensare che sia un'innocente generosità degli sviluppatori. Sì, sicuro. Ho già pronto il lanciafiamme, comunque cosa ci sia di qua. Siete pronti, ragazzi? Ci siamo, eh? Ma la serie di Emergency... Cos'è? Sono videogiochi? Non conosco, ma è la prima volta che la sento nominare. Ma il silenziatore! Signorina, grazie. Scusi signorina, non poteva morire con me. Plotter! No. Esplosivi, andrà tutto bene. No, qua c'è l'esplosivo attorno a me. Oh boia, mi è saltato l'esplosivo addosso. Lanciafiamme. Grazie. No, un po' arrabbiato. Aia! Oh, volevo andare dentro, ma c'è un altro. Devo curarmi. No. Ma guarda che io di giochi per PC non penso che porterò molto, onestamente lì io. Giochi per PC non penso che porterò molto. Cavolo, è tosta!
Bene. Almeno ora so cosa mi aspetta. Devo affrontare il blotter, quindi mi tolgo il pensiero. Dov'è il blotter? Dovrebbe essere quello grande e grosso. Signor blotter, si fa colpire. Grazie del consiglio, poi ti do uno sguardo. Mi preoccupa solo perché non so dov'è il blotter. Di esplosiva è andato a colpire nessuno. Dov'è il blotter? Mi piace come Lev sta facendo... Ecco, vedi! Xinkai, la strategia di Sherry, sta facendo da esca per me. Ma che gentile. Ci mando Lev, che è giovane e scattante. E non è finita bene. Eppure la strategia c'è. Mando Lev che corre, il blotter li segue, lo segue. Ripeto, non mi sembrava una cattiva idea. Scappa, scappa, scappa. Scappa, scappa. Funziona, la strategia la chiamo Sherry 2.0. Rinnovata e rifinita per l'occasione. Lui scappa, io sparo. Vedi, vedi, lo so, è la stessa cosa con Lev. Funziona, funziona. Infatti c'è Lev che scappa da 4 di questi. No, ma lei poi viene a ripararsi dietro di me. Non è come Sherry. Sherry. Ma qua esplodo anch'io, infatti. Vedo del fumo. Ma no, sono finito nella stanza del blotter, vero? Grazie, grazie, state qua. Perfetto. E ora arriva il blotterone pazzesco. Non esageriamo. Ma non vale. Ah, mamma mia. Quanto gas che lascia questo. Problemi di flautolenze. Non è mai una bella cosa. Fucile, fucile. Ma neanche a morire. Ok, però adesso mi esploderà di nuovo. Mai stare vicini a loro quando esplodono. Oh, è andata. Che fatica. Fate in tempo. Sherry è addestrata, sì sì. Ma Sherry sì, ormai le dà gli ordini in battaglia come i veri guerrieri. Come i veri i grandi soldati addestrati. Vedi? È bravissima Sherry. Grazie Sherry. Lev purtroppo si nasconde dietro di me, me li porta da me. Cioè io gli dico vai 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 e me li porta indietro. Come i cagnolini ti dicono quando vanno, gli porti, pensano che è un giocattolo e te lo portano indietro. No, non è un giocattolo il blotter. Non è un giocattolo il blotter, no! Lev, non farlo, no! Beh, il grande boss sarà la prossima volta, però. Allora inizio a preparare per i saluti. Oggi sono partito prima, Xinkai, perché ieri ho avuto problemi e anche oggi ho avuto problemi. La prima live l'ho dovuta buttare giù dopo 1 minuto, o 2 minuti, quello che era, perché ho avuto di nuovo problemi, tanto per cambiare anche oggi. Oggi c'era l'audio che usciva dalla TV e non dalle cuffie. E non so perché. Sì, è qui, no, sto scherzando. So che devo passare da qui. Va bene, possiamo salvare. Mannaggia i blotter, è tutto buio qua. Sperando non ci siano più nemici fino all'ospedale. Un quarto. Quarto di dollaro. Quarto di dollaro. Non gliel'ha spiegato. Perché Abby non gliel'ha spiegato? Oh, siamo arrivati ragazzi. Salviamo qua. Ospedale là in fondo. È fatta. La prossima volta finiamo il giorno 2 e iniziamo il giorno 3. Va bene. Allora fatemi andare in chiusura, così vi faccio i miei saluti. Tolgo le cuffie che non ne posso più. Ed è stata bella anche oggi. È stata magnifica. Fatemi solo chiudere il gioco.
Allora, ok, è andata. Allora, prima di tutto grazie perché oggi mi sono sentito in compagnia, come dire, in compagnia perché vedo che abbiamo parlato tanto, anche se non abbiamo parlato a voce. Nel caso di problemi, contatemi. No, già sistemato lì. Massimo, poi ti posso chiedere se dovesse succedermi di nuovo, l'ho già sistemato. L'unica cosa è che devi riavviare Streamlabs se ti fa l'audio in TV. Purtroppo dovevo controllare prima che fosse lì. Ormai avevo fatto partire la diretta. Quindi, grazie di cuore. Domani vi porto Mass Effect. Domani siamo in compagnia, si ride e si scherza. Ah, scusami. E invece venerdì ci sarà Tomb Raider. E purtroppo Tomb Raider ieri un solo livello. Ieri è stata veramente una faticaccia. Speravo di fare almeno 2 livelli, il mio obiettivo era 2, non esageravo, 3, ma non ce l'ho fatta. Quindi domani, se riuscissi a fare 2 livelli e finire l'Egitto, sarei molto molto contento. Così poi c'è la parte finale. Vorrei anche poi fare la casa di Lara quando abbiamo finito tutto. Un bel livello, casa di Lara, fidiamo con quello. Non sarà facile, sarà un enigma dopo l'altro, però grazie di cuore. Ci vediamo invece domani. Io faccio sempre, ma anch'io Xinca le faccio sempre, però oggi chissà perché. Oggi ero concentrato, stavo leggendo la chat, stavo vedendo Altair che andava in... Grazie Kevin, domani finisco un DLC, dai, domani portiamo ancora un po' avanti quel gioco. Mancano sulle 15 ore per finire, circa 15 ore per finire Mass Effect 3, se ho fatto i calcoli giusti. Se ho sbagliato, no. Però quindi insomma, siamo quasi alla fine, ma non siamo alla fine. Finché sono DLC, non mandiamo avanti la storia. Grazie Kevin, grazie Xinkai, ci vediamo domani da te e ci vediamo poi con Lio, domani c'è anche il buon Simo alla sera. Ciao, hasta luego, ciao.